Ciao ragazzi, ci siete? Non sappiamo se ci vedete, se siamo collegati, se abbiamo fatto bene, quindi fateci sapere. Allora, se mi vedete con l'occhio un po' stanco, un po' rosso, la colpa è tutta la sua. Poi vi diciamo il motivo. La Sabri dice: "Ah, ah, ah, faremo veloci." Comunque, mi vedete con l'occhio rosso perché ieri ho lavorato 12 ore al computer e Sara ha avuto la brillante idea di accendere la citronella all'interno della Sì, casa e qua c'era il fumo come in discoteca negli anni '80, esatto. '90, quindi vedete un po' voi, No ragazzi, il problema è che, non ho mai avuto il problema con le zanzare, però ultimamente da quando siamo tornati dal Sud America probabilmente o si è addolcito o si è inacidito il nostro sangue, co quindi non sappiamo. Allora ho fatto questo errore e niente, ho un po' mescolato le carte. Comunque per chiarire un attimo, l'ultimo video, l'abbiamo No, ci pubblicato. vedete intanto perché, dateci la certezza che ci siamo. Se qualcuno di voi può dirci se siamo collegati. Il microfono c'è tutto, quindi Microfono c'è. Sì, 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 ci siamo. Sì, perfetto. sì. Allora, Bene. l'ultimo video pubblicato domenica, praticamente riguarda un pezzo della strada che abbiamo fatto nell'ultimo mese. L'ultimo mese è stato un po' particolare, lo vedrete, sono rimaste circa un paio di puntate per chiudere la seconda stagione Sud America. Il discorso è che gli ultimi 15-20 giorni siamo stati un po' sfortunati sia con il meteo che con la moto e tempo di lavorare ovviamente non c'era, lo sapevamo perché abbiamo deciso di passare per il Brasile, la strada era lunghissima, perché dal Saladucioni passando per il Brasile significa fare quasi 4.000 chilometri e il tempo n'era poco, l'aereo l'avevamo il 3 di giugno, però volevamo un po' cambiare strada rispetto alla Pampa. Non era solo questo, il fatto era che, volevamo anche fare una prima perlustrazione del Brasile. Io personalmente ne avevo un grande desiderio, anche Francesco, quindi abbiamo fatto di tutto per poter l'audio non è perfetto, ci dice Giampiero Oldani. Ehm Abbiamo il microfono del computer, dobbiamo mettere il microfono esterno, sì, forse la prossima volta lo facciamo, la dai. prossima volta lo facciamo, sì. È vero Marianna, è strano Beppe vederci a Gracchia, casa. ecco vedi, Bene. sempre fortunati noi. Mannaggia ragazzi, proviamo a sistemare qualcosina. M Allora, diteci se ci sentite ma meglio. penso che non cambia nulla. No, non cambia nulla. Noi sentiamo a tratti. Ecco vedi ragazzi, si torna in Italia, iniziano i problemi. Cioè, io non so se questa cosa dipenda anche dal fatto della velocità di connessione, quindi magari c'è mio padre sotto, a mio padre dico: "Scollegati dalla No, diretta". si sente bene da me, dice Cianni. Oddio ragazzi, ci dispiace, speriamo che nel frattempo migliori, se no comunque ditecelo. Si sente tutto magracchia, Ecco, ecco. Beppe. Anche la Sabri però dice la stessa cosa. Allora tu intanto intrattieni che io Sì, va torno. bene. No, dicevamo ragazzi, adesso vediamo se possiamo migliorare qualcosa, perché non ci aspettavamo, abbiamo sempre fatto in questa maniera, però, insomma evidentemente qualcosa è andato storto, sta andando storto. Quindi cerchiamo un po' di migliorare. Francesco si è assentato un attimo, abbiate pazienza, insomma accontentatemi di me, tanto vi metto anche in mezzo. Sì, qualcuno di voi sente bene, qualcuno sente meno bene. Eh, Micro dice adesso Fra torna con il martello, molto probabile, sperando che non me lo dia in testa. Daniela, grazie, grazie mille. Dai che si sente. Allora ragazzi, noi non vi vogliamo tenere come facciamo di solito, quindi dobbiamo essere un po' più celeri, però dobbiamo dirvi diverse cose. Lorenzo sente quasi perfetto, ma ci sentivate meglio quindi quando eravamo in Argentina, vero? Non si sente così male, dice Allora, eccomi Fabio. tornato. Allora, mio padre sotto con la stessa linea wifi che io ho lasciato per quando siamo partiti in Sud America, stava avendo la diretta, ma ovviamente non sa che bisogna un attimo fermarsi, forse ora la connessione è migliore, forse è Proviamo. tutto migliorato. Proviamo, fateci sapere. Fra dov'è? È appena tornato Alex. Era andato a prendere non so, un qualcosa per migliorare, ma
probabilmente si sente Comunque qualcuno dice meglio. la connessione è messa meglio sulle Ande, stiamo messi bene. Ma il Sud America è veramente stranissimo, perché ci sono zone dove ovviamente non prende nulla, ci sono zone sperdute dove ovviamente hanno bisogno della connessione, e dove ci sono le antenne, tutto sommato, soprattutto ora nella parte un po' più alta, in Patagonia era peggio, nella parte un po' più alta o non ce l'hai il wifi, o se ce l'hai va meglio di qua da noi. Ecco, Alessio dice: "Appena hai detto che dovrebbe migliorare vi siete frizzati." Ecco, Riccardo, grazie ugualmente, e non Bene, Daniela, non fatevi problemi. Sì, ragazzi, resistete un attimo e magari tu però fatecelo parla un po' sapere. più piano, forse è Ah, meglio questo. probabile, ho sempre un tono un po'. Allora, Alex non sarà andato a fare l'aperitivo, ecco, ci mancava questo. Comunque grazie, bentornati. Mettete un po' di Castrol sul microfono e forse Fabio ha ragione. Paolo Fonzini: "Ah Frank, ma con tuo papà hai il duplex come negli anni '70?" Paolo, a grandi linee noi siamo su un paesino di 15.000 abitanti, e qua quando torniamo sembra una banalità, ma ogni volta ci sembra che non c'è tutta questa differenza con certi paesi del Sud America. Cioè, nel senso, quello che siamo abituati un po' a pensare dell'Italia, che non so, ho visto Un dislike. vabbè, Va comunque bene, grazie. comunque siamo abituati che magari si torna, l'Italia è bellissima, però negli ultimi anni sembra un po' che viva di rendita, e anche i paesi un po' meno sviluppati a volte sembra che ce la stanno mettendo tutta per risollevarsi. Quindi non troviamo a volte tutta questa differenza rispetto ovviamente a certi paesi. No, non troviamo una differenza, ecco, nella linea magari oddio, poi dipende da dove siamo. Ci dicono che siamo in forma, vi ringraziamo, nonostante i problemi di linea, nonostante la nostra voce che gracchia, grazie. Grazie Claudio Pelliccia, ciao pilota, ciao prof. Comunque se non è il massimo noi ci fermiamo, proviamo a, Sì. perché c'è un'altra soluzione, è quella di installare un programma e mettere un microfono esterno. Non l'abbiamo fatto perché è la stessa cosa che facciamo in Sud America. In Sud America non abbiamo questi problemi, quindi siamo andati avanti tranquilli, come speravamo e pensavamo che le cose fossero corrette. Allora, Enrica dice: "Ciao, mi sono collegata ora." Ciao Enrica, ti Ciao salutiamo. Enrica, grazie di cuore. Gaspare: "Ditemi che siete in Italia senza dirmi di essere in Italia. Capelli di Sara lucidi e voluminosi. Li ho fatti da sola. Devo imparare a farli anche quando sono in viaggio. Sono un po' più pratica quando sono in viaggio, però devo impegnarmi di più. Mi vedrete un po' meglio. Piano piano, Cioè, piano devo piano." imparare anche io, perché magari da sola è un po' complicato, però penso che in 2 ce la potremmo fare per quando torniamo. Bene, Paolo sente bene, Pablito sente bene, questa è insomma una buona Grazie, grazie. cosa. Bene, però evidentemente qualche problema c'è, perché si capisce bene lo stesso, quindi qualcosina c'è e la prossima volta, vi assicuriamo, vi promettiamo di migliorare. Promettiamo, si fa per dire, perché se abbiamo sempre questo non abbiamo. Cioè Comunque noi deve risolvere lui. allora, proviamo, se avete qualche curiosità, comunque noi siamo tornati, il 3 era il 4 di giugno, quindi con i video, il viaggio siamo rimasti un po' indietro purtroppo, spero questa settimana di chiudere questa seconda stagione, perlomeno ce la stiamo mettendo tutta, anche perché l'idea ora è di ripartire verso nord. Devo fare un po' di video pipponi per l'altra moto, la moto l'ho accesa, è partita a primo colpo, quindi l'idea, magari qualcuno l'ha visto nei vari canali social, è quella, l'abbiamo pubblicato su Facebook, su Instagram, di andare verso i Balcani. Però quando l'abbiamo pubblicato era un giorno molto, molto, molto caldo, e erano le 3 di pomeriggio, perché dovevamo aspettare la sorella, e praticamente Dobbiamo verso le aspettare Lucia, 5, ecco. le 6 di pomeriggio era talmente tanto caldo che a Sara gli ho detto: "Allora, abbiamo una certa età, io ho la barba bianca, non possiamo andare verso zone tanto calde a luglio ed agosto. Quindi l'idea è di andare magari verso nord." Il problema di andare verso nord qual è? Il problema è che, abituati ai costi che abbiamo in Sud America, abbiamo visto le strutture, abbiamo visto quanto costa la vita qua e non siamo più abituati, cioè nel senso fa
è complicato fare questo passaggio. Ogni volta che torniamo è sempre più complicato. Allora, Joker, ma arrivano i messaggi? Sì, i messaggi arrivano e Allora, non so se voi non li vedete, speriamo di sì. Ragazzi, scusate, è il brutto della diretta a sto punto, allora, direi. Salvatore Canonico di Ciao Sara e Bellissimo Francesco, messaggio, Salvatore. in questi giorni, per puro caso, dove lavoro io in Urbino, è venuto un furgoncino da Corridonia e vi ho pensato. Comunque l'audio gracchia pure a Valle Foglia. Allora, ragazzi, ci l'audio dispiace gracchia tantissimo. nelle Marche, gracchia in Friuli da Beppe, Eva, facci sapere se gracchia in Canada, non so, ragazzi. Lorenzo dice in Sardegna no. Comunque, ADB mi chiede a quanti chilometri è arrivata la Tenerona. È arrivata a 138.000 chilometri. Claudio Mancioppi, programmi futuri, Claudio, di partire, se tutto va bene, il lunedì 22, direzione nord. L'idea è di passare per passare per l'Austria, fare magari qualche passo alpino, la Germania, prima lato est, poi lato ovest, Belgio, prendere il traghetto, andare in Inghilterra e poi traghettare in Irlanda. Questo è un po' a grandi linee. Quello che abbiamo idea di fare. Poi, chiaramente, come succede qualche volta anche in Sud America, qualche programma può saltare, può essere deviato, può subire una deviazione, però il nostro programma, quello che stiamo preparando è questo e ce la stiamo mettendo tutta. Fabio dice: ciao Randy, ma com'è stato rientrare in Italia? Allora, questa volta, rispetto all'altra volta, uno magari si aspettava che questa volta sentivi un po' più la nostalgia. Ovviamente tornare a casa è sempre un piacere, ovviamente quest'anno c'era la sorpresa del nostro nipotino, c'era la sorpresa di Riccardo, che è nato ad aprile, quindi la voglia era tantissima di tornare, però siamo entrati un po' in un mood, uno stile di vita che con i suoi pro e contro, e l'idea di andare avanti, quindi tornare in Italia da un lato è piacevole, ma da un altro lato si può proseguire tranquillamente nel viaggio. Quello che invece abbiamo notato è che fare intervallare questa cosa, nel senso fare 6 mesi dall'altra parte del mondo e 6 mesi magari dedicarli qua in Europa, in Asia, in Africa, praticamente serve anche un po' per movimentare noi, serve un po' per movimentare voi, per portare sul canale, perché è diventato il nostro lavoro. Quindi sembra una banalità, ma l'idea di pensare anche al lavoro, perché in tanti ce lo scrivete, quello che ci scrivete noi cerchiamo di fare, ovviamente lo facciamo perché ci piace farlo, però al tempo stesso ci movimenta un po' la vita, anche perché dobbiamo un attimo guardare le stagioni, perché noi viaggiamo lenti e ci piacerebbe vedere un po' tutto. Mettiamo sempre da parte il classico viaggio in moto dove si fanno tanti chilometri, tanta strada, perché magari fa parte del ride in moto. Noi siamo un po' particolari e cerchiamo di visitare un po' tutto in relazione alle stagioni. Allora, voglio salutare Manuel Giampaoletti che ci dice: il pesce è pronto qui a casa, quando volete venite vieni e fate un fischio, insomma. Tu appunta... Manuel, no, ma Manuel lo sappiamo benissimo, salutiamo tutta la famiglia, pugno alzato per il motivo che sappiamo noi, che non c'entra niente politicamente, però li salutiamo. Comunque verremo sicuramente, preparatevi verso settembre, non vediamo l'ora. Manuel Emanuelli fa una domanda molto molto piacevole, dice: emotivamente e logisticamente più dura la stagione 1 o la stagione 2? Un abbraccio da Verona, se passate un saluto e una birra offerta. Allora Manuel, penso che non ci sia stato paragone, soprattutto per quella zona che abbiamo fatto, la Catamarca. L'avevamo studiato da casa, solo che abbiamo alzato un po' l'asticella. Sono posti sperduti, posti dove l'altitudine te la porti dietro per tantissimo tempo, dove trovi poco per mangiare, dove se hai un problema la moto è veramente un problema serio. E sicuramente al 100% la stagione 2 è stata molto ma molto più complicata, però al tempo stesso anche molto ma molto più soddisfacente. Allora, diciamo Manuel che è stata, per quanto mi riguarda, posso magari parlare per tutti e due, forse logisticamente, fisicamente molto più dura,
Emotivamente avrei qualche dubbio, nel senso che probabilmente la stagione 1 è stata la stagione in cui abbiamo premuto sull'acceleratore per spostarci da una vita che abbiamo fatto per tantissimi anni, e questo inevitabilmente ha complicato le cose, ha creato ansie, ha creato insomma piccoli strappi con la vita precedente, quindi forse emotivamente la prima stagione è stata un po' più dura. Emotivamente parlando, Emotivamente a livello parlando. motociclistico di vita, però la seconda. Assolutamente, sì, Comunque sì, sì. Gaspare mi dice: "Francesco, hai lo sguardo stanco, hai Sì, l'abbiamo dormito?" spiegato L'ho detto, inizialmente, ho Gaspare. lavorato ieri, ma anche oggi sto sempre avanti al computer. Il problema è che Ha Sara avuto un ha problema per acceso colpa mia, però. la citronella all'interno di casa, c'era un fumo che sembrava veramente di stare in discoteca negli anni 80, 90, ho gli occhi frittissimi. Vabbè, ma passerà, su, passerà. Micro però dice una cosa importante: occhio a verificare prima di partire, quindi di fare dei passi alpini, lo stato delle strade, perché a causa maltempo alcuni passi sono chiusi. Al momento chiuso persino il Sempione. Allora, chiunque, allora intanto ci dispiacciamo tantissimo per quello che sta accadendo. Purtroppo è una cosa a cui non ci abitueremo mai, e Vabbè, è il una meteo cosa sta cambiando, però pesantissima. grazie Micro per Grazie. l'info. Volevo Comunque, aggiungere solo una cosa, poi ti lascio parlare. Chiunque di voi sia zona, insomma, Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, insomma, ci faccia sapere se ha notizie, ma che servono, possono servire a noi, ma possono servire all'intera chat. comunque Micro, penso che per il 22 di luglio mi auguro che, bene o male, l'estate, siamo proprio dentro l'estate, penso che dovrebbero essere tutti aperti i passi, però ovviamente grazie dell'info controlleremo. Però avevo letto il messaggio di Claudio Rita, che è un nostro amico, e che ci dice: "Ci vediamo sabato, al negozio di Piergiorgio". E questa è Allora, una parentesi che apriamo, salutiamo Claudio intanto. perché tanti ci scrivete, non si potrebbe fare una sorta di raduno per incontrarci, per passare dal virtuale al reale, la solita frase. E grazie a un nostro amico che ha un negozio di moto ad Ancona, quindi centro delle Marche, ci ha lasciato disponibile il suo spazio, il suo negozio per una sorta di incontro. Se volete passare, se non avete nulla di meglio da fare, Se avete se piacere, avete ragazzi, il piacere, solito discorso. sabato 6, quindi sabato prossimo, saremo da Generazione Moto ad Ancona, via Primo Maggio 25. 25, dalle 18 alle 20. Quindi se volete passare, per noi ragazzi, stringervi la mano e vedere questi due scemi dal vivo, lo possiamo fare. Diciamo che per noi era un piacere fare un primissimo incontro al di là dell'ECMA, magari nelle Marche, che è la nostra regione, ma non è un atto discriminatorio assolutamente, perché ce ne saranno altri. Allora, Marianna Speriamo. Adamo ha fatto una bellissima domanda. Vi siete mai pentiti della scelta fatta di lasciare tutto e partire da zero? Allora, Marianna, noi, la solita frase bruttissima, perché non mi piace neanche dirla, perché sembra un po' di parlar male del piatto dove hai mangiato, ci siamo licenziati che era praticamente ottobre del 2000, cioè era 2022. settembre del 2022, quindi siamo partiti, la Tenerona si trova in Sud America dal novembre, fine novembre del 2022. Sì. Quindi questa scelta da circa 18 mesi che la portiamo avanti, dire che ci siamo pentiti, da parte mia, poi magari sentiamo anche Sara, da parte mia assolutamente no. Per me era una cosa che volevo provare a fare da oltre 10 anni, quindi c'è stato uno studio, una preparazione della moto, una voglia di farlo, era talmente forte che bisognava provare. Sono quelle cose che poi quando arrivi a una certa età, con la barba bianca, per carità ragazzi, non è che siamo anziani, però quando magari il giro di boa l'hai superato, dici ora o mai più, che poi non è anche vero, perché alla fine questa cosa si potrebbe fare anche quando abbiamo incontrato motociclisti che hanno anche 70 anni in giro per il mondo. Ma anche di più. Però la voglia era talmente tanta che mi son detto: se abbiamo le condizioni, nei 10 anni passati ci sono state delle condizioni familiari che purtroppo non si potevano fare, non si poteva fare questo cambio di vita. Quindi quando
le condizioni erano più favorevoli, ci siamo detti proviamo. Sara mi ha seguito e non so se lei si è pentita di questa cosa, No, lascia la parola. allora Marianna era. No Marianna, non ci siamo pentiti, però c'è da dire che, lo desideravamo da tanto tempo, quindi è come se avessimo fatto un cammino per poterlo realizzare. Quindi è come se, non so, paragono a quando si ha il desiderio di aprire un'azienda, di aprire un negozio, no, si fa un passo dopo passo con tutte le difficoltà possibili, quando è il momento, quando si creano le condizioni, quando insomma a casa non Mariana c'erano non ci più so- quelle difficoltà che avevamo un attimo prima. quando Mariana non ci sono le discussioni tra noi, Cioè, no, quelle ci sono comunque anche adesso. perché capitano spesso, in quanto non è facile la vita che facciamo. Cioè, Ma capitano anche in Italia, infatti mia mamma ogni tanto drizza le antenne e dice ma Sara, non potete litigare? Sì che possiamo litigare, e io le dico, quando siamo in Sud America io non ti dico nulla, adesso sopporta, è andata così e va così, cioè, anche in Sud America. È anche normalissimo, perché quando sei sempre insieme 24 ore su 24, però è anche vero che la moto ti stanca, determinati luoghi sono complicati, giorno dopo giorno si ammucchiano un po' le cose e poi succede il patatrac. No, perché succedeva anche nello stile di vita precedente, succede adesso che siamo tornati in Italia, succederà in Brasile, succederà in Argentina, succederà in Canada, semmai lo raggiungeremo. Motori ruggenti ha scritto: complimenti ragazzi, è bello vedervi ritornare ogni tanto quando siete in viaggio. Vi capita di essere contattati da altri youtuber italiani che si trovano nella stessa zona? Per ora non ci è successo, ma non conosciamo neanche persone che hanno fatto le zone nostre che fanno questo lavoro. Siamo stati contattati da viaggiatori, quello sì, da viaggiatori italiani e non solo, che hanno toccato le nostre zone, magari seguendo i nostri video, i nostri spostamenti. Da altri youtuber no. Non ci ha scritto nessuno. No. Però allora Giuseppe Esposito, speriamo di riuscire a passare sabato, noi ti aspettiamo. Sappi che noi ti aspettiamo e sarà un piacere darti un volto. Allora, Fabio dice, ma al posto di fare sempre estero, perché non visitare e fare un tour delle Alpi? Ma Fabio, è giustissimo quello che dici. Infatti questa scelta di avere una moto qua in Italia e una moto che la lasciamo in giro per il mondo è proprio per condividere anche il continente europeo, l'Italia, perché dal nostro punto di vista è bellissimo viaggiare lontano per vedere nuove culture, per imparare la lingua, per assaggiare cose nuove, ma al tempo stesso è bellissimo visitare l'Italia, è bellissimo visitare l'Europa. Quindi assolutamente noi ora ripartiamo, faremo 2-3 passi alpini che io non ho mai fatto, quindi in ogni viaggio cerchiamo di metterci dentro un po' della nostra Italia, un po' dell'Europa, un po' delle zone che facevamo anche prima, perché appunto è bellissimo il continente europeo. Il problema qual è? Il problema è che la vita che facciamo, farla qua in Europa, non lo nego, sarei ipocrita a dire il contrario, è molto complicata sotto il punto di vista economico. Le nostre entrate non sono altissime e ci danno la possibilità di vivere in Sud America, di vivere Sud America nel senso, anche lì sto parlando un po' genericamente, però di vivere in Bolivia, di vivere in Brasile, perché la vita è veramente molto molto più cara. Sto pianificando questo viaggio verso l'Irlanda e i prezzi sono follia veramente. Allora, specifichiamo per Joker che ci dice, quindi Irlanda o Balcani? Joker. Irlanda per quei motivi che abbiamo spiegato, perché abbiamo aggiustato il tiro. Che poi Joker, Irlanda, per modo di dire, il viaggio strava facendo, perché noi anche quello che vediamo nel mezzo è il nostro viaggio. Diciamo che il giro di boa sarà l'Irlanda sarebbe il giro di boa, esatto. No, però ci sono moltissime domande interessanti. Intanto salutiamo Giorgio Fioretti e Angelo e Katia che ci saranno sabato. Grazie ragazzi. Grazie davvero. In questa maniera voi venite mano Giorgio Fioretti, almeno iniziamo un po' a inquadrarci. No, Giorgio lo conosco anch'io. Certo. Perché Angelo e Katia però sarà un piacere conoscerti. E dice Antonio Piselli, mignolo rotto, però se riesco a guidare la mia GS in ciabatte veniamo a conoscerti. Magari ragazzi. Dai Antonio. Vale doppio questa cosa. Allora,
in questi ultimi 10 anni avete coltivato questo sogno e avete gettato piano le basi per realizzarlo, e questo ha fatto sì che questo sogno sia diventato realtà. Antonio, sì, un Tonio, Un tono, Antonio. è la È verità, è la andata un verità. po' così, o comunque noi ci abbiamo provato e la nostra visione è questa, che noi abbiamo cercato di farlo. Poi questo non vuol dire che sia facile, questo non vuol dire che Vediamo come va. certo, però noi ce la stiamo mettendo tutta, ma di tanto impegno. Comunque Francesco dice: "Ma dal punto di vista assicurativo come fate senza revisione con la Tenerona?" La revisione dipende dallo stato dove vai. Se vai, che ne so, in Argentina, della revisione della Tenerona non gliene frega niente a nessuno. Per quanto riguarda l'assicurazione la devi fare in ogni stato che entri. Nel nostro caso, magari molti non lo sanno, c'è una sorta di, non so come definirla, comunque che si chiama Mercosur, praticamente No, è un po' il primo esperimento, il primo embrione che fu fatto della Comunità Europea. Loro cercano più che altro di, insomma fare di annullare dei passaggi che siano un po' più a livello economico, di annullare magari certi passaggi tra, importazione e esportazione che fanno tra di loro. È un primo embrione di quello che fu la Comunità Europea. Quindi praticamente, per farvi un esempio e per dirvi le cose come stanno, se fai un'assicurazione che riguarda i paesi del Mercosur, Uruguay, Cile, Argentina, Paraguay, Bolivia e Brasile, l'assicurazione corrisponde in tutti questi stati. La prossima volta che torneremo, l'idea è di salire ancora un po' di più, Brasile, Bolivia e fare anche un pezzo del Perù. In quel caso, quando entreremo in Perù, in dogana, in frontiera, devi fare l'assicurazione per la moto che abbia un'estensione temporale dei 3 mesi, il tempo massimo, Che puoi che restare poi nel ovviamente la puoi fare paese. anche per un tempo minore e pagherai di meno. Allora, salutiamo Lorenzo Livraghi che dice: "Io purtroppo per problemi in casa non posso Ci permettermi di dispiace venire, Lorenzo, perché però ma un domani lo farò", e noi aspettiamo quel domani. Salutiamo Michele, Castello Apartment e Villa Principe, siete bravissimi. Prossima tappa USA. Un giorno Michele lo faremo. andremo con calma. Michele, dobbiamo salire. L'America del Sud è ricca di Un tantissime abbraccio anche al cose, vostro Francesco. e quindi Centro America cercheremo di fare tutto. Comunque, se vi ricordate ragazzi, questo Castello Apartment, praticamente Sì, l'anno scorso Michele. quando siamo scesi per il Sud Italia, la prima tappa è stata a Bacoli, vicino Napoli, e Michele L'abbiamo fatta nella sua splendida struttura ha una a struttura, fronte ragazzi, mare, e insomma questo ricordo della sua struttura ci coccola anche quando siamo vabbè, grazie ancora. quando siamo proprio nelle Ande sperduti. Botto Sac dice: "Non avete pensato a fare un canale Patreon per supportarvi direttamente?" Ci abbiamo pensato e grazie che l'hai scritto, forse lo faremo. Potremmo fare un abbonamento anche qua per YouTube, però non sappiamo ancora come muoverci, perché in pratica significherebbe fare dei contenuti solo per persone che si possono abbonare. Questa cosa un po' ci dispiace. L'idea che abbiamo è di lasciare tutto pubblico, poi se qualcuno ci vuole supportare, di modi ce ne sono tanti. Una cosa che magari nessuno dice, è una curiosità che mi piace con la massima onestà intellettuale di condividere. Quando vedete le persone che ci supportano e noi non possiamo far altro che ringraziarle di cuore veramente, perché ne abbiamo assolutamente bisogno, però considerate che quel supporto il 40% se lo prende YouTube e il restante noi ci paghiamo il 30% di tasse. Questo quando avviene durante le live, durante la premiere, quindi è solo perché magari ci è stato detto da pochissime persone, una persona, e voglio essere il più chiaro possibile, cristallino, quando dico che non è facile. Non pensate che se alla fine di una diretta arrivano dei soldi, arrivano tutti in tasca propria. Quelli che arrivano in tasca propria, praticamente tra tasse, contributi e tutto, le tasse YouTube è il 30%. Questa non lo dice nessuno questa cosa, ma questa è la realtà dei fatti. Allora, ma con questo comunque no, ragazzi, grazie veramente di cuore, cioè nel senso non possiamo dire altro. Non possiamo dire a tutti voi altro, davvero.
A Torino quando? Speriamo presto, è una città che ci manca, Marcello, e speriamo di arrivare presto. Silvio Rimondini dice: "Ciao, il 22 se ci dite a che ora partite vi scortiamo in autostrada". Quello è un po' un problema mio perché, insomma devo velocizzare Allora, le cose da fare. la prima tappa che vogliamo fare da casa nostra, si potrebbe fare un po' gli Appennini, però magari poi ce la prenderemo troppo comoda. La prima tappa è fermarci nelle zone tra il lago di Garda e il lago Sì. Vidro, nel senso fuori dalle zone turistiche, anche per risparmiare un Lago po'. di Idro, Lago di Isteo. Abbiamo visto Vediamo, delle perché strutture piccoline, noi ci cerchiamo mancano sempre. troppe mete, ovunque. Quindi l'idea, se partiamo, è come sempre di arrivare verso le 6-7 di sera in quelle zone là. Quindi. DJ Joe Russell dice: "Vabbè ragazzi, allora disdico Versailles". No, non annullare la camera, Joe. Non la annullare, che l'aspetto dalla vita. Non la Allora, annullare. Joe, l'idea è una cosa proprio che potrebbe far ridere anche da portare sul canale. L'idea è di passarci veramente a Versailles, però quello lo lascio all'ultimo perché dipende come si comporta la ragazza qua di Sempre io, fianco. vedi. Se si comporta bene ci possiamo passare, ma proprio una foto e via. Adesso ho Non fatto il danno ai suoi occhi, va a finire e mi salta pure Versailles. Cioè, un disastro a questa donna, ragazzi. Cioè, voi mi dite, Francesco, sei fortunato, non vi rendete conto. Ragazzi, riuscite a sentire? Comunque, Lorenzo dice: Io vi aspetto quando volete in Sardegna, in Gallura. Vi preparo la zuppa gallurese. Lorenzo, Vero, Lorenzo, si dice così. Quest'anno non ce la faremo, Mamma ma mia. sicuramente in un prossimo futuro magari dedicheremo 2-3 mesi solo alla Sardegna. Salutiamo intanto Beppe e Vania, perché Beppe prima era collegato, probabilmente c'era anche Vania, perché sono appena stati in Sardegna, non in moto quest'anno, e insomma tra porceddu e altre ricette ci hanno deliziato. Sì, ecco. qualcuno ci ha chiesto come sta Vania. Sì. Vania sta bene, ma non benissimo, nel senso che la riabilitazione è lunga, l'intervento è andato bene, però nella sfortuna della caduta purtroppo è stato un intervento difficile da fare perché tutti e 3 i malleoli si sono rotti, Sì, quindi diciamo che è stata una rottura complicata, no? Allora, proprio la sfortuna massima è stata. La cosa è un po' lunga. Ma lei lo sapeva, lei era Però preparata a Vania questo. è una roccia, quindi io prego per Beppe perché non vedo l'ora che rimonti in moto Vania. Magari Sara prega per Vania, Sì, per farla vabbè. star bene. Ma sì, ma li sentiamo spesso ragazzi, quindi anzi, se Beppe, battete un colpo e ditelo, insomma, esprimetevi voi. Allora, Michele Vaccarello dice: Io sono in Sicilia e anch'io non posso venire ad Ancona, ma se venite giù di organizzarmi, se ci organizziamo bene e i prezzi sono abbordabili. Michele, Sì, è verissimo, vero. l'abbiamo visto l'anno scorso, la Calabria, la Sicilia nelle zone interne, quelle un po' meno turistiche, i prezzi sono abbordabili rispetto a tanti altri posti. Noi abbiamo sempre tanto piacere a venire nel sud, ma questo vale un po' per tutta l'Italia, quindi noi speriamo di veramente ragazzi, voi mettetevi nei nostri panni, noi veramente vi vorremmo incontrare tutti e faremo in modo che questo accada. Magari facciamo qualche sosta in diversi posti, sì, un pezzettino alla volta. Michele Ardito però dice: "No, io sono a Brescia". Un attimo, vai piano. Cioè, Va bene, perché era quello che sprint dicevamo. veloce, quanto mi farebbe piacere incontrarvi un sacco, ma dal Trentino non riesco. Sprint, grazie veloce, noi passeremo in Trentino il 22-23 luglio. Daniela Franz, Barazzuti Italo, ho Italo. fatto tutta l'America del Nord e del Sud, se volete vi mando il numero in privato, l'ho fatto in solitario fino in Alaska, tante informazioni come muoversi, sono qua, sentiamoci. Daniela, sì, però noi viaggiamo molto lentamente. No, ma sicuramente però, avere informazioni, sì. però ripeto, è un viaggio un po' diverso dal solito del nostro perché veramente andiamo lenti e cerchiamo di vedere tutto. Sì. Però più informazioni abbiamo e magari persone che sono passate prima di noi possono essere molto molto utili. Come sempre, grazie di avercelo detto. Francesco Maria dice: Ciao ragazzi, bentornati, fate un incontro sabato. Mi sono collegato tardi, ripetete. Sì. Quindi Francesco, noi saremo da Generazione Moto via 1 maggio 25, è un negozio che vende articoli per la moto e ci ha dato la disponibilità del luogo, quindi
praticamente c'è un grande parcheggio fuori, se venite in tanti c'è il modo di conoscerci. Non Quindi abbiamo idea di quanti ne prossimo, sarete, quindi noi vi diciamo così, ragazzi, noi abbiamo piacere di incontrarvi. quindi sabato prossimo dalle 18 alle 20 saremo ad Ancona, zona Baraccola, generazione moto. Allora, Aspetta, sì, va bene, Lorenzo, va bene. io vi aspetto quando vabbè ragazzi, allora disdico ok. No, Gio, no, non lo fare. Ci siamo. Alex, grazie di cuore, da Avellino. Avellino, tra l'altro, zona stupenda della Campania. Beppe ha scritto Vania, ringrazio a tutti per gli auguri, grazie Beppe. Raffaele dice ciao carissimi, bentornati a casa, vorrei sapere perché quando non ti va bene la tenerona ti fai tutte le pippe del caso e hai ragione perché vi porta in giro, sei troppo forte. Allora Raffaele, l'ho capita mai la domanda. Vorrei sapere perché quando non ti va bene la tenerona ti fai tutte le pippe del caso e hai ragione perché vi porta in giro. Non era una domanda, no? Raffaele, cioè, da fuori magari non si capisce perché vedete un pezzo di video che è uno spaccato di vita, però per noi la moto è una banalità, ma è fondamentale, anche perché a volte per sistemarla magari devi fare 2000 chilometri, cioè pensate un attimo, vi faccio un paragone, avete un problema qua nelle Marche e per sistemarla dovete andare in Danimarca, cioè questo è il contesto e magari la strada per arrivare in Danimarca è complicata e se avete un problema alla moto magari poi l'unica soluzione è quella di caricarla in un camion. La moto che vada bene, che sia affidabile, è l'80% della riuscita del viaggio, del sogno, della vita. La moto è fondamentale, assolutamente. Allora, Stefano Conti dice: "E una tappa a Ravenna mentre salite, caffè o un piatto di cappelletti con ragù e piadina?" Ravenna, però siamo stati a Ravenna sabato scorso, vicino Ravenna. Eravamo al Lido Adriano, Stefano, per un impegno di mia sorella, di Lucia, quindi abbiamo aspettato un po' a lungomare e eravamo lì. Però insomma ci torneremo perché quindi ragazzi, Ravenna, la Romagna è sempre questa la volta Romagna. ci sta un po' fuori mano, l'idea comunque è di fare tutta l'autostrada fino magari a Verona, poi vediamo, altrimenti cioè, capisci, saremo passati sicuramente. Poi dice, Patti dice, grazie a voi ho scoperto posti che non sapevo neanche che esistessero, gli altopiani argentini saranno le mie prossime mete. Patti, non lo sapevamo neanche noi. Allora, per quanto riguarda il Catamarca, tra virgolette ce l'ha fatta conoscere Beppe, quella coppia che Beppe e Vania che stava con noi, che loro erano passati per un pezzo, la parte che avete visto iniziale, l'hanno fatta loro nel 2020-2021, noi avevamo visto le foto, poi ci siamo un po' diciamo che si è documentati. intestardito su Catamarca. Considerate che Beppe e Vania stavano qua a settembre scorso a casa nostra e pianificavamo il viaggio insieme per fare determinate zone e Beppe stesso mi ha detto guarda Francesco che quelle zone sono molto complicate, io a Beppe gli dicevo Beppe proviamo, nell'eventualità torniamo indietro. La sfortuna l'avete visto, quindi lasciamo perdere. Manuel Giampaoletti ci ripete, Francesco, perché è importante anche per gli altri, una domanda, quanto costa per imbarcare la moto per l'Irlanda? Era una delle mete che mi ero proposto Manuel, di fare. sto vedendo proprio ora i traghetti e il traghetto è la spesa minore rispetto a quello che è vivere in Irlanda, però ovviamente ha il suo costo. Dipende da dove passi. La nostra idea questa volta è di passare dall'Inghilterra, altrimenti tu puoi passare anche dal nord della Bretagna, della Normandia, non ricordo il nome preciso, comunque a attraccare a Cork e lì devi fare la notte sul traghetto perché impiega 16-17 ore. In quel caso ho visto un preventivo veloce, costava 340-350 euro a tratta. Mentre la nostra idea è di passare per l'Inghilterra, la nave dello Stretto alla Manica dipende, se fai il tunnel sotterraneo, noi l'abbiamo fatto nel 2016, costava un terzo rispetto a quello che costa oggi, non ricordo la cifra esatta, ma quando ho visto la cifra un attimo mi si sono alzati i capelli e alla fine l'idea di prendere la nave esterna dovrebbe costare intorno ai 60-70 euro la nave per andare in Inghilterra, mentre dall'Inghilterra hai due opzioni, una che attracca a Dublino e un'altra che attracca leggermente più a sud rispetto alla capitale. Che vicino a Rosslare, da Fishguard Rosslare. In quel caso ho visto che se non vado errato dovrebbe essere sui 130 euro a tratta, due persone con la moto.
la tratta dura 3 ore. Dovrebbe essere questa. Poi ovviamente il prezzo cambia in relazione alla stagione e magari potrebbe cambiare anche se lo fai fine settimana o meno, però ancora lo devo prenotare. Come sapete benissimo, quando lo faremo condivideremo tutto, prezzi compresi. Però la cifra dovrebbe essere intorno ai 260-270 euro andata e ritorno dall'Inghilterra. Allora, Emilia dice: "Se venite sul lago di Seo, un giro in barca sul lago, ma Magari ragazzi. loro le noleggiano." Emilia, magari, magari. Però c'era anche la verità che diceva: "Se passate anche loro sono lombardi e mia moglie è boliviana, quindi vi fa la cucina di Cochabamba." Magari, mamma mia ragazzi, ma ci mettete ci mettete proprio voglia. A quando i video pipponi che sono in lista di attesa? Domenico. Domenico, guarda i miei occhi, devo completare la seconda stagione assolutamente, se no lascio sempre le cose indietro e questa volta siamo stati molto bravi nei primi 4 mesi, però che è successo? È successo che l'ultimo mese, per forza di cose, tra la sfortuna della rottura della moto, abbiamo fatto gli ultimi 1200 chilometri, lo vedrete sotto la pioggia, un tempo ragazzi pazzesco, quindi non abbiamo avuto il tempo materiale di poter essere, tra virgolette, in tempo reale, scusate il gioco di parole, però voglio chiuderla questa seconda stagione e per fine settimana credo di riuscirci a grandi linee. Sì, E speriamo. poi vorrei fare anche qualche video pippone, ma il problema qual è? Il problema è che se lunedì 22 partiamo, il tempo è veramente poco, ho tantissima roba, ho degli scatoloni pieni molto interessanti, però magari li faremo al ritorno perché tanto dobbiamo tornare per il 1° settembre che il nipotino fa il battesimo, quindi Esatto, che quindi Riccardo il viaggio sarà massimo fa la 40-50 grande giorni. festa. Gabriele Barbera dice: "Sara, meritavi un giorno a Versailles, invece Montenegro e Serbia." No, Gabriele, andiamo dall'altra parte. Gabriele, allora Però tu, non è detto. no, ma Gabriele però magari si è collegato ora. Sì, è vero. Gabriele, tu hai visto il post Sì, ha su, visto il post, su ci siamo Facebook, su Instagram? parlati più volte con Gabriele. Praticamente alla fine l'altro giorno era talmente caldo che poi io ho detto ma andiamo verso il fresco, quindi non andremo più nei Balcani, anche se a livello economico convengono decisamente i Balcani, però magari andremo l'anno prossimo. Quest'anno andiamo a Sicuramente. prendere un po' di pioggia, quindi l'idea è di andare verso l'Irlanda, Germania, Belgio, Inghilterra, fare le zone nord-ovest. Un saluto speciale anche a Alessandro Glaciale da Roma. Alessandro, grazie di cuore, simpaticissimo. Allora, La Tenerona a Montevideo, il GS in Irlanda, la Triumph in Germania, la Ducati, sì, non so quello che stai dicendo. l'Honda però in Oriente, siete il più grande motoparking del mondo, però non sono tutte nostre. Noi magari. per adesso ci fermiamo sulle prime due, la Tenerona a Montevideo e il GS in Irlanda. Poi, ma come fate a sopportarvi tutti i giorni? Per me sarebbe impossibile. Ciao da Milano, Paolo Maestri. Questa domanda ce la fanno in tanti, ragazzi. E la risposta è complicata. In effetti cioè, la risposta non è proprio semplice. La risposta è complicatissima, perché se noi giriamo la domanda a voi e mettetevi nei nostri panni, tanti ci dicono fate la vita più bella del mondo, ma voi con la vostra moglie, con la vostra compagna, in moto, con un sacco come vita, quanto tempo riuscireste a vivere? Questa è la domanda, magari rispondete nei commenti, perché questa è una sfida importante, nel senso che quando ci sono delle discussioni devi rimanere calmo. Sara l'avete vista tante volte, io non lo facciamo vedere nel video, anche perché cerchiamo di portare le cose un po' più piacevoli. Però Oppure anche tante un volte, po' più utili, no? esatto, cioè, alla fine quello che succede tra di noi Sì, e vi poi interessa. i miei momenti un po' più istintivi. Cioè magari faremo anche più visualizzazioni e questo sarebbe anche importante, però capitano giorni che per divergenze, ovviamente non siamo uguali noi, quindi capitano momenti che Sara non parla più sull'interfono. Sì. E io cerco sempre in qualche maniera Proprio così. Dai, cosa hai fatto, che è successo, però può capitare quel giorno che sono stanchissimo e non riesco a fare questa cosa e lì e poi succede quello che avete visto. E lì è complicato perché tra di noi ognuno ha il suo ruolo. Il ruolo mio è quello di, tra virgolette, l'aspetto pratico, nel senso vedere dove andare, come arrivarci e arrivarci, tra virgolette, sperando in sicurezza. Il ruolo mio è disturbare.
Ognuno ha il suo ruolo, il cioè. ruolo di Sara anche È no, bello il mio, no. il mio ruolo è bellissimo. No, a parte che vi faccio un esempio. Allora, ora Ciao stiamo Enrica, ciao, buona riunione di condominio. ciao Enrica. Allora, per quanto riguarda il viaggio in Irlanda, sembra una banalità, però, programmarlo, in questi giorni, oltre mentre tra uno stop e l'altro del video, mentre monto i video, vi dico che programmare i viaggi non è semplice, richiede tantissimo tempo e, nella vita che facevamo in Sud America, per assurdo è tutto molto, ma molto più facile, perché in Europa ci sono tante strutture, però c'è tantissima gente che viaggia. In Sud America invece ci sono poche strutture, ma spesso e volentieri, un po' perché si viaggia anche non nei periodi sempre di alta stagione, però dici voglio arrivare in quel posto, guardi una struttura, i prezzi sono a grandi linee tutti bassi, non è che stai come qua in Europa a cercare il rapporto qualità-prezzo migliore, oppure il paesino che vuoi vedere. Cioè, qua è veramente molto complicato, soprattutto nelle zone del nord e soprattutto se si viaggia nel periodo delle ferie. Quindi quest'anno, per esempio, Purtroppo è andata così sia perché cerchiamo di migliorare, nel senso che cerchiamo di essere più, celeri con i video, però l'ultimo periodo l'avete visto? Se avete visto i video, insomma abbiamo comunque camminato tanto e abbiamo lasciato poco tempo per il lavoro, per i video. Comunque È il andata così. ruolo di Sara, mentre Oltre a io quell'altro programmo, guardo l'itinerario, guardo le tappe se sono fattibili, perché ovviamente devo guardare il tempo, i chilometri e al tempo stesso, sapete il lavoro che facciamo, dobbiamo abbassare anche il chilometraggio per portare a casa appunto delle clip per poter condividere. Il lavoro di Sara è quello di studiare la parte culturale, storica, quello che è mangiare, ci quindi provo. leggere le guide e anche là ragazzi è 3 giorni che praticamente 12 ore al giorno sta facendo sempre quello. Però Quindi quando voi ci dite: "Ma Sara dove le impari tutte queste cose?" Però Perché lei ragazzi, studia molto. vorremmo, portare ancora più, contenuti riguardo il cibo. Indovinate perché? No, riguardo le gastronomie dei luoghi, riguardo la tavola che non sempre ci possiamo permettere, perché non sempre possiamo veramente andare nei ristoranti, però vorremmo ampliare questo spazio che, insomma ci appassiona particolarmente e vediamo che appassiona anche voi. Appassiona chiunque, dai. Diteci per gli italiani sì, ma il resto del mondo dipende. Diteci se potrebbe essere una buona idea. Ci tengo a salutare Velda e Andrea da Faenza, perché ci conosciamo da un po', un bacione anche a voi. Comunque Sandro di Cristina dice: "Sarà bello girare il mondo, ma quando si torna a casa". Quando si torna a Allora casa Sandro, che dirti, tornare a casa è bello, però al tempo stesso, se, hai deciso di fare questa vita, significa che un po' viaggi con casa tua, no, dovunque tu esatto, sei. esatto. È bello, ripeto, per vedere i familiari, per vedere gli amici, però al tempo stesso se diventa la tua vita, diventa il tuo lavoro, è bello comunque anche l'altra cosa. Sì. Sono 2 cose differenti, ma comunque sì, dopo un po' di tempo, dopo quando inizia a essere qualche mese, fa comunque piacere anche una settimana tornare e rivedere, riabbracciare i Però familiari. ragazzi è bello, tornare in Italia perché giustamente l'Italia è bellissima, però è anche vero che è bello tornare in Italia perché, è casa nostra. Se noi tante volte c'è un po', no, questo luogo comune, però l'Italia è vero che l'Italia è bellissima, però, è bella casa di ognuno. Se noi fossimo non lo so, dico dei paesi a caso, se noi fossimo austriaci, se noi fossimo albanesi, se noi fossimo montenegrini, chiaramente per ognuno la propria casa ha sempre un valore particolare, perché tu conosci ogni angolo, perché quel tramonto che vedi ti ricorda 1000 altri tramonti per 1000 motivi. Sì, Quindi sì, bellissima è l'Italia, umano, però è umano. casa è casa, ecco, Comunque quello Lorenzo sì. dice: "Comunque volevo dirvi che i libri ero riuscito ad averli, sono una vera emozione leggerli. Grazie di Grazie cuore e Lorenzo, grazie che un grande ce l'hai onore. scritto perché non sapevamo come risolvere questo problema quando ci hai detto non riuscivi ad ordinarli". È andata bene. Rosy, proprio oggi mi sono riviste video Della da Spagna, Spagna. visto che stiamo programmando il viaggio in Spagna con moto. Grazie Rosy, La Spagna è sempre ma una anche buona là idea. l'idea era quella di andare da quelle parti perché c'è talmente tanto, bisognerebbe fare 100 video sulla Spagna perché
ci sono tantissimi posti e anche noi in primis dobbiamo visitarli. Ma comunque ci dedicheremo magari anche 2 o 3 mesi l'anno prossimo, Ciao vediamo. Giorgio, ci vediamo sabato allora. Però voglio rispondere a Gio che dice: ma per l'Irlanda non avete timore della famigerata nuvoletta dai cuccioletta? Ma io, Siccome tanto io lo ci faccio, segue no, io ovunque lo questa faccio per nuvoletta. Sara. Io devo vedere, la devo sempre testare, la devo tenere sempre su di giri. Lo sai quando una moto la tieni su di giri, alla fine il motore funziona meglio. Devo vedere se ancora resiste a, che ne so, 4, 5, 6 giorni sotto la pioggia. No, io dico quello che ho detto anche a Beppe, a Valeriano, a Vania, cioè insomma quando parliamo che ci capita di scambiare qualche pensiero. Tanto la nuvoletta ci sarà, quindi tanto vale che andiamo su un posto dove la nuvoletta c'è di sicuro, così tagliamo la testa al toro, non ci pensiamo più. Ok? Allora, Luisa Bignotti dice: potete salutare Simone da Bologna, aspettava la vostra live da tanti giorni, vi seguiamo sempre. Luisa, grazie. Luisa, un grande saluto a Simone da Bologna. È per noi un onore, quindi poi tornare a casa è bellissimo, ma dopo 72 ore vorresti scappare nuovamente. Gaspare, può capitare anche questo. può capitare anche però questo, dipende, non necessariamente per casa, ma per tutte le problematiche che tu hai lasciato del tuo ambiente, no? Che possono essere bollette da pagare, tutto il resto, non che noi non le paghiamo quando siamo fuori, però ricomincia la solita routine. Però dipende anche da parte mia quanto tempo sei stato fuori. Nel senso, se tu sei stato fuori 15 giorni, torni, ci può stare che dopo 72 ore vuoi ripartire. Se magari ti sei un po' saturato dello stare fuori, allora magari impieghi una settimana, non di più. Sandro di Cristina dice: infatti per casa intendevo casa, non Italia, quindi fa una specifica. No, Sandro, avevamo capito, ho solo preso la palla al balzo del tuo commento per dire tante volte, no, che noi siamo sempre soliti dire perché siccome sei italiano vuoi tornare a casa. No, casa, giustamente come specificato, come avevi già specificato, casa è casa per tutti. Daniele dice: ma è stato bello rivedere la sorellona. Sì, Daniele, sì. È stato bellissimo. E anche accenderla è partita a primo colpo, quindi che dire ragazzi, ci ho fatto ovviamente qualche giro e devo farci un video confronto con la Tenerona perché me l'hanno chiesto in tantissimi, e quello che salta subito all'occhio quando sali sopra la sorellona e che, porca miseria, ha una potenza spaventosa, non paragonabile con la Tenerona, anche se la Tenerona siamo abituati ad andare in 2 carichi. L'altro giorno la sorellona l'ho presa da solo, senza bagagli, quindi è spaventosa. Allora, Alex dice: Sara legge la guida Michelin. No, perché non ci siamo mai così tanto occupati di gastronomia, però potrei in effetti non è solo gastronomia iniziare. la guida Michelin. No, o gastronomia o comunque strade, no, però no, per il momento no. La guida Michelin non l'abbiamo mai così tanto presa in considerazione, però potrebbe essere. Noi leggiamo le classiche guide Lonely Planet, che le più famose, non solo quelle. Non solo, mescoliamo le notizie che prendiamo da una parte e dall'altra. Però Joker dice: Francesco Falagna dice: se vi dovesse servire un commercialista gratis, grazie mille per tutto, siete top. Francesco, grazie di cuore, anche perché io ho un mio amico che non me lo fa gratis, per niente proprio, quindi sarebbe molto interessante questa cosa. Joker dice: in effetti viaggiare con temperature alte alla fine, alla lunga si fa fatica, è verissimo Joker. Allora Paolo, bellissima, domanda particolare. Mai avuto problemi girando per alcune zone del sud, anzi Sur America? Allora, problemi di sicurezza per adesso, grazie a non so chi, no. L'unica volta che ci è capitato all'ingresso di una metropolitana, non ricordo, a Santiago del Cile. Sì, eravamo a Santiago. Praticamente andavamo a fare la spesa e all'ingresso della metropolitana, vicino al nostro appartamento, c'era una sorta di supermercato. Aveva 2 ingressi il supermercato, perché dipende se entravi nella metropolitana o uscivi dalla metropolitana. Quello che ci è capitato è che abbiamo assistito in diretta a una persona che provava a rubare e al conseguente pestaggio. Sugli ingressi c'era la classica guardia giurata, in quel caso più il classico butta fuori che trovi in discoteca, e abbiamo visto un pestaggio abbastanza pesante. Però perché le situazioni sono un po' complicate in questi posti, soprattutto se magari i quartieri non sono proprio
diciamo, quartieri ricchi, benestanti. Poi tante volte noi intanto salutiamo anche Antonella da Macerata, quindi un saluto speciale, siamo a Ciao. 2 passi, quindi però magari tante volte ci chiediamo se nelle nostre grandi città italiane avvenga lo stesso, cioè se avvengono, se si possono verificare questo tipo di situazioni, cioè il pestaggio per un furto in un supermercato. Noi abitiamo in un paese piccolissimo, quindi Non siamo abituati a fortunatamente non queste siamo cose. abituati a queste cose, però fateci sapere se Però a se parte può capitare anche in Italia. questo evento, le zone quelle che sono state sconsigliate noi non le abbiamo visitate, quindi per il resto non ci è capitato nulla di particolare e quella voce relativa a Sud America, che Sud America è pericoloso, per adesso da parte nostra facciamo i dovuti scongiuri. Per tutti i luoghi siamo stati 13 mesi, negli ultimi 18 mesi, 13 mesi abbiamo vissuto tra Uruguay, Cile, Argentina, Bolivia, Brasile. Grazie, non sappiamo, per scaramanzia non dico nulla, però è andata tutto bene finora, fino al 3 luglio 2024 possiamo parlare così. Di percezione di pericolo non c'è stato nulla, quindi no, non di più di altre zone italiane per il momento. Anzi, ora che sto programmando il viaggio qua in Europa e quando sento che in Francia c'è il rischio che ti rubano la moto, devi metterla in garage, moto sono state rubate anche all'interno del garage. Alberto Cittadini però ci sottolinea proprio questo: occhio alla moto nelle città irlandesi, furti ed atti di vandalismo sono diventati un problema negli ultimi anni. Anche qua? Oh, mamma mia, cioè siamo stati in Scozia nel 2016 e potevi lasciare la moto anche lungo la strada. Io non so se le cose stanno peggiorando in Europa in generale. Allora, voglio rispondere però a Giuseppe e a Mauro che chiedono bene dell'appuntamento di sabato. Lo ripetiamo, allora sabato saremo da Generazione Moto di Ancona, sabato 6 luglio ad Ancona, dalle 18 alle 20. Zona Baraccola, via 1 maggio 25. Il negozio si trova in zona Baraccola. È un negozio di accessori per la moto, quindi dalle 18 alle 20 sabato prossimo. Allora, Simone Zampolini, a te e tua moglie auguriamo un buon viaggio, buona strada per l'Islanda in moto, stanno preparando le valigie mentre ci ascoltano. Dimensione Generazione Moto si chiama, Mauro Generazione Fava. Moto, Generazione Moto, sabato prossimo dalle 18 alle 20. Allora, ci vediamo a settembre, Fabrizio Esposito dice un saluto dal Cilento. Sì, ci vedremo a settembre, con piacere. Poi lascio la TV accesa su di voi, ma andiamo a... ok. Simone che con sua moglie parte per l'Islanda, però... Per l'Islanda, mamma mia ragazzi. Sì. Francesco, grazie di cuore del supporto, stavi sotto, non ti abbiamo visto. Grazie mille. No, però c'è... Aspetta, qui dice Fabio, voi lavorate girando e quando prendete le ferie tornate a casa. Fabio, sembra assurdo, però quando torniamo a casa, cioè, alla fine non sono neanche ferie perché anche qua avrei da fare 1000 cose, forse anche di più, solo che non riesco materialmente a farle. Per noi la vita è molto particolare, non abbiamo un orario e spesso e volentieri anche il sabato e la domenica si sta qua in casa a cercare di finire video, preparare per il nuovo viaggio, perché siamo autodidatti in tutto, quindi sembra una banalità anche pianificare il viaggio in Irlanda cercando di spendere meno, di visitare più cose possibile, richiede tempo. Allora, Ezio Pozzi dice, secondo te la Tenerona quanti chilometri potrebbe percorrere ancora? Allora Ezio, secondo me moto come la Tenerona, ma non dico la Tenerona, tutte le moto, sia di grande cilindrata, ma anche quelle un po' più piccoline, media cilindrata, secondo me se tagliandate e tenute bene e non sfruttatissime, secondo me il problema dei chilometri è l'ultimo dei problemi, per modo che potrebbero fare 300-400 mila chilometri tranquillamente senza aprire mai il motore. Il problema qual è? Il problema è che l'avete visto, viaggiando in certi posti, viaggiando con la moto fuori portata, facendo giornate intere in prima marcia con il motore che si surriscalda, con la polvere, con tutte queste cose qua, io quest'anno ho sentito sulla Tenerona un po' un tracollo, nel senso che per avere una moto affidabile al 100% forse sarebbe da cambiare,
ma non dico che la Tenerona non sia affidabile, però mettetevi nei nostri panni. Se l'idea l'anno prossimo è andare in Amazzonia, vedere zone dove appunto sono paesini piccolini e se hai un problema alla moto non sai ovviamente con chi puoi parlare, devi caricarla su un camion come dicevo prima, è un problema. Secondo me, come è arrivata la Tenerona che ha 140.000 km quasi, ne potrebbe fare il doppio? Sicuramente, ma non è il discorso se farli o meno, il discorso di quanta manutenzione poi necessita, se manutenzione ordinaria o straordinaria. Allora, dice Paolo Mauro Marco. Fava dice sabato prossimo, sì, sabato 6, sabato Sì. prossimo. Ciao Francesco e Sara, ho sempre visto i vostri video da quando siete stati in Scozia, non ne ho perso uno e quest'anno sono anch'io in Irlanda, spero di conoscervi presto e fare una foto con voi. Paolo, magari capiterà di incrociarci, perché magari, no? Magari Paolo. Sì, con molto piacere. Massimo Alba dice se passate per il Brennero uscita Carpi vi fermate per un caffè. Allora l'idea di passare dal lago d'Idro, di passare, c'è il passo Croce Domini, comunque lo sapete, conoscete meglio di me, Sì. i passi del nord, da là vorremmo andare verso Linz e fare poi il giorno successivo il Glossglockner, che dovrebbe essere a pagamento e quello farlo successivamente. Però dal lago d'Idro, quindi fare quelle zone senza ovviamente fare l'autostrada, e a grandi linee il percorso, se lo guardate su Google, ci potete trovare da quelle parti dal lunedì 22 al martedì 23. Quindi 2 giorni. Cioè nel senso, no, ripartiremo martedì 23 dal lago di. Allora, Angelo e Katia fanno una domanda utile. Parlate con i locali o vi affidate ad internet per capire dove è consigliabile andare o meno? Allora, diciamo che parliamo del Sud America, in questo caso credo che la domanda fosse più diretta per il Sud America. Parliamo moltissimo con i locali. Ma assolutamente con i locali, perché su internet sono sempre filtrate e pilotate le informazioni. I locali ti danno le informazioni più aggiornate e più sicure. Che altro sì, anche più aggiornate. Parliamo con loro che in realtà è da dire una cosa, sono loro i primi a dire a darci informazioni appena ci incrociano. La prima cosa che ci dicono è da sempre, da quando abbiamo messo piede in Sud America, evitate le grandi città in moto. Questo vale per il Brasile, vale per l'Argentina e quindi sono loro a darci, loro sono abituati a fare questo, sono abituati al fatto che in Sud America, date le distanze enormi, insomma, il fatto che si è molto isolati, loro sanno che devono darti le notizie tra virgolette per poter sopravvivere. Lo fanno anche tra di loro, quindi parliamo moltissimo con loro e questa parte la vorremmo amplificare perché adesso che abbiamo portare sul canale un po' più ingranato anche con lo spagnolo, un po' di più, quindi vorremmo portarvi proprio i visi delle persone, di chi sarà disposto ad essere ripreso, insomma un po' di più rispetto a quello che stiamo facendo. Allora Roberto dice Fra, quest'anno grazie ai tuoi video ho fatto delle bellissime lezioni a scuola, il prossimo anno ripeterò l'esperienza, sarebbe un onore per me riuscire a fare una breve diretta con i miei studenti. Roberto, io quando sento e leggo questi commenti mi si apre il cuore, grazie di cuore, è un super onore da parte nostra. Roberto, poi ti dirò che abbiamo un po' detto anche questa cosa, che tu lavoravi con i tuoi studenti e con i video di Francesco anche al nostro nipote che ha 14 anni, ad Edoardo, ma anche a Valerio che ne ha 12 e loro sono rimasti molto colpiti da questa cosa perché lo zio vecchio, lo zio viene insomma proiettato ai ragazzi più o meno magari della loro età e questa cosa li ha lasciati molto, molto colpiti, è stato un grande onore. Gabriele dice in Corsica vanno pazzi per i GS, capisci a me Gabriele, della Corsica vado in moto da sempre, la Corsica è stata sempre devastante con le moto, ma non solo con i GS, è pazzesca purtroppo. Massimiliano Chiarini. Ciao ragazzi, complimenti, non vi sono mai state offerte moto ufficiali o hai rifiutato perché non rispecchiano i tuoi standard? Allora Massimiliano, un po' ci hai inquadrato, la massima onestà, non ci sono state offerte moto, ma te lo dico tranquillamente, anche se magari qualcuno guarderà questa diretta, se ci verranno offerte delle moto, penso che pochissime possano rispecchiare quelle che
per me andrebbero... Adesso non fare il... No, non voglio fare il saccente, però voglio essere con la massima trasparenza. Non mi interessa prendere una moto che poi quella moto secondo me non va bene per dove vogliamo arrivare, per la vita che facciamo. La moto per noi è fondamentale, la Tenerone è stata customizzata, progettata da tempo per fare questo cambio di vita, quindi la moto che verrebbe in qualche maniera, tra virgolette, offerta deve rispecchiare un po' dei canoni che io condivido. Te lo dico tranquillamente. Una moto che potrebbe prendere il posto della Tenerona attualmente, se non una nuova Tenerona, ma la Tenerona non la fanno più, per me, per viaggiare in due carichi, per determinati luoghi, o un GS, se BMW vorrebbe fare la follia, la sfida di dimostrare che la sua moto è affidabile, oppure un Africa Twin. Sempre con la massima onestà, non faccio fatica a dirlo, sulla carta prenderei meglio un Africa Twin, anche se io amo il cardano e avere la manutenzione della catena non mi piace. Poi sicuramente qualcuno farà la battuta, ora guarda che il GS ha una manutenzione enorme sul cardano, e anche questo è vero. Abituato con il cardano della Super Tenere, quella nuova è totalmente differente. Infatti Beppe che ha scritto qua, se il mio GS 1150 arrivava a 170.000, la Tenerone li fa uguale, perché una moto che potrebbe sostituire la Super Tenere, secondo me, è un po' il GS, ma il GS raffreddato aria e olio. Con Beppe ne abbiamo parlato tante volte. Per me il GS attuale, prenderlo, sarebbe una sfida, ma io in primis, un po' per l'aspetto economico, non lo porterei mai un GS nuovo ad affrontare determinate situazioni, perché non sai mai quello che ti capita, e al tempo stesso considerate che se hai un problema con una moto e la devi lasciare in un paesino sperduto, un conto è lasciarci 4.000 euro, 5.000 euro il valore della moto, per quanto il valore effettivo è altissimo, un conto è lasciarci 30.000 euro. Se te lo puoi permettere non c'è nessun tipo di problema. Però le moto a grandi linee sono queste. Qualcuno mi ha detto, ma c'è qualche moto cinese che potrebbe essere interessante? Ultimamente c'è da testare. Ovviamente poi la responsabilità ricade sull'azienda, nel senso che se hai un problema alla moto qualcuno ti deve in qualche maniera supportare e assistere. Noi viaggiamo, come sapete, in autonomia, non facciamo tour organizzati, non ci appoggiamo a nessuno. Non c'è nessuno con noi, ragazzi. Quindi le moto sarebbero poche, quelle che ho in testa, quelle che secondo me sono veramente affidabili. Poi se uno vorrebbe fare la sfida di dire guarda, prendo questa, vediamo come va, però non so se c'è qualche azienda che ha il coraggio di farsi avanti. O la voglia. No, io penso più il coraggio, perché poi succede che... Vai. Vabbè, mi avete capito. Mile Grinder dice, Grinder, vogliamo il video Pippone di come caricare i bagagli sulla sorellona. Va bene, sarà fatto. Però c'è sia la verità che Marco Virgili che dicono due cose molto interessanti dell'Irlanda. Ragazzi, la verità dice, ho vissuto 2 anni in Irlanda, è vero che piove spesso, però lo scenario, gli arcobaleni che ci sono ti ripagano alla grande, è vero, poi si crea quella luce particolare che è cioè, quel verde accesissimo. Noi non siamo mai stati, perché siamo stati in Scozia, però ci hanno parlato, anche Beppe ci ha detto che è stato in Irlanda, che secondo lui vale è più pena, quasi bella l'Irlanda che la Scozia. Per carità, la Scozia nulla da togliere, perché noi ci siamo innamorati. E Marco dice, in Irlanda se vai fuori dalle città è difficile che succeda qualcosa. Verissimo Marco. Questo Marco vale in tutto il mondo. Un po' il discorso che noi facciamo per il Sud America, perché è vero che il nome Sud America è altisonante, nel senso che fa impressione, però poi quando ti ritrovi nelle piccolissime comunità, nei piccoli villaggi di cui l'Irlanda anche è fornitissima, ti ritrovi veramente in comunità che rispetto a Corridonia sono già insomma idilliache, perché già Corridonia comincia ad essere un paesotto con 15.000 abitanti, ragazzi. Mazzi, vi presto la mia Royal Enfield 350, ma andrebbe bene se viaggiavamo soli, in due penso che la spezziamo come viaggiamo carichi noi, però... anche se sono moto super affidabili. Ciao ragazzi, Lino, andate a girare il mondo anche per noi, aspettiamo con ansia i vostri video. Grazie Lino, grazie di cuore. Roberto Grazietti, dove è andato che qua, mamma mia. No. Yamaha dovrebbe regalarvi una Tenerona infiocchettata. Antonio, se vuoi il mio punto di vista lo penso anch'io. Ecco, ma però rimane tra di noi. Sì, giusto 2 persone, come se sei al bar. Allora, siete fantastici. Andrea Benati, YouTuber per pensione. Ciao. Bentornati, vi aspettiamo.
Allora, Gabriele dice una cosa interessante. Paolo dice Glockner. Grazie Paolo. Glockner. Ok. Noi dobbiamo imparare. Ecco, vedi, Gabriele dice: per il prossimo anno dovete imparare il portoghese, è verissimo, già abbiamo un po' iniziato. Però c'è chi, ecco, per esempio, Glockner, dovremmo anche imparare, avere un'infarinatura del tedesco, perché siamo davvero ridicoli, cioè sfioriamo il ridicolo, non riusciamo a leggere. Austriaco. Austriaco, tedesco. Mauro dice Tiger 1200, Mauro sì, però è una grande moto che dal mio punto di vista non so se da provare, mi piace da provare, però penso che come affidabilità sia meglio l'Africa Twin, però magari sbaglio, perché le cose vanno testate, quindi sarebbe l'alternativa per poter viaggiare in 2 carichi con il Cardano. Di alternative c'è questa, per carità c'è la Stelvio nuova, però dice, potrebbe essere top, sì. Joss Freedom dice Moto Guzzi, la Stelvio nuova sarebbe un'altra sfida interessante anche quella, scusate. Squino Yamaha, mannaggia a voi, sabato mi fate fare quasi 500 km per venirvi a salutare. Squino, a noi farebbe un enorme onore. Se vieni vale doppio, poi tu quando arrivi lo fai presente. Io ho fatto 500 km, considera che ha messo a disposizione il locale, ma anche una sorta di aperitivo, quindi dai, un modo lo troviamo per ripagarti. Allora, sul lago di Idro il 22. Sì, Giuseppe. Vediamo, speriamo di sì. No, speriamo, in teoria se fa tutto quanto bene, la sera dovremmo arrivare, la mattina ripartire da là. Gabriele dice Ducati la vedo un po' più complicata per certe zone, io mi riferisco sempre a spedirla in Sud America. Ducati la vedo un po' più una moto performante per divertirti qua e un po' meno moto Caterpillar come la Tenerona, però magari anche qua da provare. Gabriele Barbera, Francesco, ti sei sempre per il Cardano o prenderesti in considerazione una trasmissione a catena? Gabriele, io sono per il Cardano tutta la vita. Quando ho visto quello da Tenerona, lo vedrai nel prossimo video, l'abbiamo smontato a 138.000 chilometri, dentro è come nuovo. Ho avuto la perdita dell'olio? Sì, ci potevo fare anche 5.000 chilometri con quella perdita là, perché alla fine perdeva poco, però manutenzione zero. La verità è che, come scrivono tanti, il Cardano del GS attuale non è come quello della Tenerona, questo bisogna esserne consapevoli, però Cardano tutta la vita. No, cinese non è da voi, non vi seguo più, Antonio Piselli. Allora, non dirlo a me che mi si è rotto il Cardano vicino a Berlino, ma BMW è stata efficace. Ecco, vedi ragazzi, Dario, grazie che l'hai scritto, e sappiamo delle problematiche del Cardano del GS, e questa è una problematica che purtroppo, per fortuna, sulla Tenerona, facciamo tutti scongiuri, non dovrebbe capitare, ma il Cardano del GS è più complicato rispetto a quella della Tenerona, bisogna dirlo. E mo rimane, come dice Pasquale Russo, il KTM 1290 Adventure. Il KTM è un'altra moto che secondo me la vedo troppo performante per certe situazioni, un po' come il Ducati. Queste moto qua sono fantastiche, danno un piacere di guida eccezionale. Io però per determinate situazioni sono moto troppo sofisticate, troppo. Lorenzo, intanto ti ringraziamo enormemente come al solito. Grazie di cuore, Lorenzo. A te, anche se ci devi lasciare, un grande abbraccio. Allora, Roberto dice: al di sotto dei 10.000 euro, voce 900 con motore BMW non sarebbe male visto il prezzo. Allora, Roberto, rapporto qualità-prezzo, secondo me parliamo di grandi moto. Da testarle queste moto, perché non ci dobbiamo, come dico sempre, fare abbaiare dal prezzo, perché bisogna vedere poi come vengono fuori. Ok che il motore magari è BMW, tutto quello che volete, ma bisogna vedere se l'assemblaggio, faccio un esempio, proprio in questo momento abbiamo degli amici che si trovano in Sud America con una voce 300 e dopo neanche 1.000 chilometri li ha fatti, 1.500, avranno fatto 200 chilometri di ripio, hanno perso la vite che tiene la leva della frizione. Io sono super tenere, ragazzi, non ho mai serrato una vita, cioè avvitato una vita. Una vite. Quindi capite che da testarle queste moto. La Stelvio nuova, ci dice Giovanni Trimarchi. Poi c'è qualcuno che ci diceva anche per le strade che fate voi una V-Strom di Suzuki. Sì, potrebbe essere anche un'alternativa, però se io potessi scegliere, vi dico la verità, io prenderei l'Africa Twin o
vorrei testare anche un GS nuovo per capire i suoi limiti e per capire effettivamente se è affidabile o meno. Queste sono le due moto che a me personalmente interesserebbero di più. Poi da là ci sono tantissime grandissime tante moto che le avete scritte voi, KTM, tutto quello che volete, però per me prenderei queste due moto qua. Antonino Saccone dice: Francesco, punta più alto, magari un camper. Con il camper sarebbe tutto molto molto più facile, solo che il camper ha una cifra per realizzarlo, anche autocostruirlo, sono cifre importanti che per noi sono un po' fuori dalla nostra portata per il momento. Però Alex dice: passerete anche per Belfast e dintorni? L'idea sì. Speriamo di sì. Ci terremmo a fare l'Irlanda del Nord, questo sicuramente. Maurizio dice Benelli TRK, secondo me è un po' piccolina per viaggiare in due carichi la Benelli, un po' anche il motore un po' sottotono. Poi, ripeto, si fa tutto con tutte le moto, però se potessi scegliere prenderei le altre moto. Allora, Enrico Chioato dice: ciao ragazzi, Francesco, non ci hai più parlato. Forse voleva dire non ci hai più parlato di qualcosa, però facci sapere Enrico. Gabriele dice: nessun media nazionale. No, qui dice Francesco, non ci hai più spiegato come mai hai messo via il Garmin per usare solo il cellulare. Ci dici due parole? Allora, Enrico, il Garmin ce l'avevo prima della caduta. Quando ci siamo rovesciati, poi il supporto del cupolino se n'è andato, ho tolto anche il Garmin. Però quello che vi devo dire è questo. Poi magari lo farò anche in un video pippone. Il Garmin è resistentissimo. Considerate che nonostante la caduta è rimasto funzionante, ha un involucro fuori di gomma che ha protetto lo schermo, ha protetto tutto e ripeto, ancora è funzionante. Però devo essere sincero, a livello di mappe, a livello di software, a livello di hardware, possono fare meglio, cioè devono fare meglio. Io mi sono un po' abituato a navigare con Google Maps. Considerate che in Sud America è semplice, ma anche qua in Europa, per quanto le strade sono un po' più complesse, ci sono molte più strade, con Google Maps, addirittura con le mappe offline, per quanto hai dei limiti con le mappe offline, io mi trovo benissimo, anche perché vi faccio un esempio. Per come siamo abituati noi, devo andare in una struttura, la trovo su Google, clicco sulla struttura e cioè, lo vedo molto reattivo, molto funzionale, molto semplice, nel senso che non sento la mancanza e sicuramente non prenderò un altro Garmin. Non voglio fare una pubblicità negativa a Garmin, ci mancherebbe. Sono prodotti che funzionano, ma per l'utilizzo che ne facciamo noi, secondo me, non c'è bisogno. Noi avevamo preso il Montana solo perché, oltre al navigatore, aveva anche quel tastino SOS che in caso di emergenza puoi chiamare i soccorsi. Quest'anno l'ho sostituito con il nuovo Garmin Messenger, piccolissimo, lo tengo dentro la borsa da serbatoio o anche in tasca per averlo addosso, quindi l'SOS ce l'abbiamo uguale, però ho tolto il Garmin, anche perché sulla Tenerona il supporto del cupolino, l'avete visto, è fragile e non ci posso attaccare nulla. Lascio con il cellulare là, mi trovo bene e non penso che cambierò mai. Gabriele Barbera chiede: al massimo posso mettere un CarPlay per togliere i limiti del cellulare. Nessun media nazionale vi ha contattato per una collaborazione video? C'è stato uno scambio con un canale emergente, però per il momento noi preferiamo andare per la nostra strada. Un po' ci avete capito, siamo un po' anomali. Ci piace un po' non avere paletti, essere liberi e quindi faremmo fatica a fare delle collaborazioni a meno che queste collaborazioni ovviamente non ti lasciano la libertà. Joker dice: un antifurto satellitare? Un antifurto satellitare ce l'ho sulla Tenerona, però anche in quel caso ti senti sicuro fino a un certo punto, perché se ti sollevano la moto, te la caricano dentro un furgone schermato, il satellite non prende più e tanto per i furti, i furti su una moto importante, anche se pesante, vengono svolti in questa maniera. E l'unico antifurto migliore è avere la classica catena da legare ad un palo, ad una struttura resistente, e migliore sarebbe anche il fatto che la catena non appoggi a terra, perché è più difficile da rompere. Tutti gli altri sistemi arrivano 2 persone, ti prendono la moto, 3 persone, te la caricano in un furgone e non c'è un antifurto che
Forse l'unica cosa è fare l'assicurazione contro il furto, ma anche quella corrisponde solo qua in Europa, in Sud America non corrisponderebbe o fuori dall'Europa non corrisponde. Maurizio chiede riguardo alla Benelli, No, l'ho detto, l'hai già detto. E c'è Luca che dice: se non hai capito chi sono quello che ti aspetta per il prosciutto buono del mio paese. Ah, ok, Luca. Grazie Armando, bentornati. Non facciamo un salto in Sardegna, ma un salto in Sardegna lo faremo presto, ragazzi. La verità, invece, cosa ne pensi della nuova Moto Guzzi 85 serie? Penso che è una grande moto, però penso che per viaggiare in 2 carichi è un po' piccolina. Io sono alto quasi 1,90 m e vorrei una moto un po' più massiccia, anche se con i suoi pro e contro. Però considerate che viaggiamo con oltre 500 kg totali, la moto deve essere bella solida, bella resistente e anche bella grande perché io sono un bisonte io. E Alex70 dice: siamo noi con voi, non lo dimenticate. Quindi bisogna anche prendere una moto che possa sopportare tutti. Antonio Piselli dice per il review che ci vuole un super quad. Sarebbe... o un quadriciclo, come dicono in Sud America. Non avete mai pensato di organizzare... Dario dice sì, di organizzare dei viaggi per i comuni mortali. Per il Tiger sbagli. Grande moto. Dario, non lo so, da provare, è una sensazione che leggo nei vari forum e qualcuno si lamenta che ha delle piccolezze, delle problematiche. Per quando sia una grande moto ne sono certo, perché un amico aveva prima il GS 1250, l'ha venduto, ha preso il Tiger 1200 nuovo e si trova benissimo. Per certi aspetti ha detto che è anche meglio il GS, quindi lo so che è una grandissima moto da provare solo come affidabilità. Magari sbaglio, cioè ragazzi, prendetemi con le pinze, quello che dico, perché come al solito non sono nessuno, ogni cosa bisogna, ma anche il GS bisogna testarlo, ecco, perché anche il GS ha diverse problematiche. Io sono il primo a dirvi che non lo porterei in Sud America. Per quello lo vedete che del GS si esprime sempre ancora poco, come su di un figlio che deve ancora dimostrare. La moto Borini Escape 1200 mi è piaciuta tantissimo, l'ho vista ad EICMA, da provare, mi è piaciuta tantissimo. Beppe dice: in Austria rispettate i limiti, specialmente con noi italiani, la polizia locale è rigidissima. Grazie Beppe dell'info. Beppe vive ovviamente vicino al confine, conosce la situazione, quindi grazie che ci ha informato. Moto Guzzi Stelvio, infatti la Moto Guzzi Stelvio è una valida alternativa da provare. La Voce 900 con motore BMW, sì, ne abbiamo parlato. Andiamo sotto, questi abbiamo visti. Comunque GS è una moto molto appetibile, ma in tutta Europa. In Portogallo io ho avuto seri problemi con le persone del posto, dovevano legarle sempre insieme, affidare la Honda tutta la vita. Infatti Marco, quello che ha scritto Marco, un po' lo penso anch'io. Salutiamo Buzz, ciao ragazzi, ciao Federico. Sei pronto Buzz? Sei pronto? Come ti senti? Come ti dobbiamo facciamo un po' di pubblicità a questo ragazzo che è giovane, che sta partendo, che sta facendo una cosa grandissima, e quindi tra poco intraprenderà un viaggio lungo fino in Mongolia. Lui ha un canale YouTube, vedete questo logo, il canale lo trovate sotto Buzz, quindi sì. Se seguitelo, perché ovviamente porterà sul canale, sono convinto, dei contenuti molto interessanti. Intanto noi ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo, una buona strada un po' da tutta la comunità che vedi stasera qui su questa chat, perché te lo meriti e perché... Cioè basta, che ci fai? te li rimando in tempo reale. Te li rimanderemo con piacere. Quindi se potete supportatelo, perché praticamente questo è una grande esperienza quella che va a intraprendere, è una grande esperienza, metticela tutta buona strada. Perché se andate a vedere, ha fatto un video dove sul suo canale ha fatto un video dove racconta un po' i motivi che l'hanno spinto alla botta di testa. Alla botta di testa. È stato un video emozionante, bella qualità, bravo. Ce ne sono pochi. Allora, io YouTuber ne vedo tanti, ma ce ne sono pochi che portano contenuti interessanti, perlomeno per il mio punto di vista. Quindi seguitelo. Poi, quindi se rimani con noi magari Buzz, allora dice: ho visto che nei video siete diventati veramente bravi, dice Sprint Veloce, entrambi, dato che Sara si è messa a montare per alleggerire il lavoro.
Sì, sprint, ci sto provando, ce la sto mettendo tutta. Ho un po' ingranato, quindi è meno difficile rispetto all'inizio. È chiaro che dovrei alleggerire ancora di più il peso a Francesco, però, come si dice, l'unione fa la forza Allora, se noi riusciamo in qualche maniera cioè se Sara riesce in qualche maniera a darmi una mano, la vita diventa più facile per tutti e Sara ha anche più soddisfazione nel viaggio, perché si sente partecipe nella realizzazione di questo progetto. Però ragazzi, l'esperienza dei libri non è finita qua, non è finita qua. Assolutamente. Però, Boots ci dice: "Sono in auto, mi ricordate dove possiamo trovarvi?" Allora, Buzz, noi partiamo prima che parti tu, però sicuramente tu sarai impegnatissimo, però noi l'idea è di partire lunedì 22, prima tappa Lago d'Itro, poi passeremo vicino Trento il giorno dopo perché andremo verso l'Austria. Magari ci si becca lungo la strada, martedì 23 luglio. Da quel che ho capito tu dovresti partire intorno ai primi di agosto, quindi però capisco che sarai super, Ma magari super... invece diceva che vuole venire ad Ancona sabato? No, non lo so. Cioè, Non credo, non non credo. credo. Noi saremo a Ancona da Generazione Moto, quindi da casa tua devi fare 500 chilometri. Comunque Ancona dalle 18 alle 20 di pomeriggio saremo. Allora, Roberto dice: "Che tipo di programma avete utilizzato per trovare le poste di tutte le sere? Grazie, molto bravi." Allora, per trovare gli alberghi, qua da farci un video pippone perché ci sono tantissime soluzioni. Quelle che noi adottiamo, che secondo noi è la migliore rapporto qualità-prezzo, qual è? È quella di andare su Google, proprio classico Google, vedete il simbolo del letto, capite che lì c'è una struttura, cliccate e contattate la struttura e gli chiedete tutto quello che volete. Capisco benissimo che bisogna sapere la lingua, e questa è una cosa fondamentale, però gran parte delle strutture hanno anche il contatto WhatsApp, quindi anche uno non conosce la lingua, in qualsiasi parte del mondo oggi abbiamo la tecnologia, abbiamo l'intelligenza artificiale, abbiamo i traduttori, scrivete in italiano, con il traduttore traducete e spesso e volentieri nel 99% dei casi le strutture ci rispondono sempre e in questa maniera puoi chiedere se hanno il posto per la moto, puoi chiedere se hanno il ristorante, puoi chiedere anche trattare sul prezzo, perché per noi risparmiare anche 5 euro al giorno è fondamentale. Capisco che in Europa è un po' più complicato perché se in Europa, nel senso, capisco che è più complicato quando fai un viaggio classico per le ferie perché hai 15 giorni, 20 giorni, quindi non hai il tempo che abbiamo noi. Infatti per il viaggio in Irlanda sto cercando di valutare proprio prima di partire tutte le eventuali tappe proprio per cercare in qualche maniera di programmare, se no altrimenti utilizziamo Booking, utilizziamo spesso ultimamente Airbnb, ma anche in quel caso bisogna dirlo, le commissioni sono alte e sono dei siti che fanno molto molto comodo, però al tempo stesso ovviamente come tutte le cose comode bisogna pagarle, quindi valutate voi. Allora, intanto, Baz ci diceva: "Ciao amici, un consiglio a testa per un neo viaggiatore overlander." Quel consiglio che ti viene Allora, più a... allora il consiglio che posso darti Si è verificato un errore. ecco, vedi. Prima di darti il consiglio Siri ci ha detto che si è verificato un errore. Forse mi ha letto nel pensiero. Allora, da parte mia, per quanto riguarda il lavoro che andrai a fare, perché questo ragazzo, ovviamente, lo dico a tutti, cercherà di sostenersi facendo video su YouTube. Il problema è che devi darti le giuste tempistiche per lavorare e il problema più grande è portare avanti il lavoro durante il viaggio. Considera che se pensi di riuscire, metti mezza giornata in più, perché è sempre complicato. L'altro consiglio, Un altro vai consiglio tocca a me, tranquillo, tocca vai a me tranquillo, vai quell'altro. tranquillo. Quell'altro tocca a me. Io ti do un consiglio, un po' più, romantico, nel senso che è un po' più alla mia portata. Come ha detto quel grandissimo film, se ti viene qualche Sentiamo dove è pensiero, arrivata adesso, se ti viene qualche ricordo che fa male, se ti viene qualche cedimento, insomma emotivo, non ti fare fottere dalla nostalgia, vai dritto. Poi c'è anche da dire un'altra cosa, per come viaggiamo noi è diverso, tu sarai solo, quindi
ci sono pro e contro, nel senso che io da un lato ti invidio perché avrai una moto giusta, avrai una moto leggera e tu non sai quanto soffro io per raggiungere dove siamo arrivati, e anche non hai anche il peso della persona dietro a livello proprio di responsabilità. Al tempo stesso i contro è che ti troverai da solo per diverso tempo, quindi da parte nostra, se ci vuoi scrivere in privato, vuoi fare una chiacchierata, oggi se hai la connessione wifi non costa nulla, hai un problema, un supporto morale, noi ci saremo sempre. Però non cedere alla nostalgia, come qualche volta mi è capitato a me. Vai dritto per la tua strada. Io dico solo una Piccolo cosa, consiglio. già il fatto che hai avuto il coraggio di licenziarti è tanta roba, quindi il passo più grande è stato fatto. Vai tranquillo che sarà l'esperienza più bella del mondo. Stalker Might, che è un bellissimo nome, dice: scusatemi, ma secondo me per voi è perfetto un Ape Car. Perfetto, vero? Un po' per i bagagli, un po' perché tra l'altro la potrei guidare anch'io, no? Tu non devi guidare nulla, cioè, non è che possiamo rischiare la vita tutti i minuti. Allora, non siete anomali, ma corretti e molto semplici. Siete sempre il top. Giusy, sei di parte, però grazie di cuore. Grazie Ragazzi, Giuseppe. È 1 ora e mezza dobbiamo chiudere, non so. Vi siete stancati. Non so. È arrivato quel momento che vi siete stancati. Storia Durone, Buzz è un grande, seguitelo. Allora, la verità dice mia moglie che è boliviana vi chiede, comunque avete sempre avuto compagnia con Los Perros. Mamma mia, la verità, guarda, questa cosa bisogna che la dico perché ci pensiamo sempre. L'ho appena imparato, quindi ve lo dico, o detto in portoghese o cachorro, cioè i cani sempre, ecco, Los Perros. Sta iniziando a studiare anche il portoghese per quando torniamo giù. Cachorro. Comunque c'è quella strada là della Bolivia, cioè ragazzi, io non ci credevo, viaggiavamo in discesa, in mezzo alla foresta, ogni curva c'era un cane fermo, seduto a guardare come fanno classica pubblicità dei vecchi che guardano i cantieri, che guardavano le macchine che passavano. Cioè, abbiamo fatto 20 chilometri, avremmo incontrato 150 cani, ognuno distante, uno dall'altro distanti 150-200 metri. Che si godevano, guarda, non si ripeterà mai più è una bellissimo. scena del I genere. perri sudamericani sono bellissimi. C'è Picador, che è un riminese che abita a Francoforte, vi seguo regolarmente da molti mesi, siete grandi, un abbraccio enorme Paolo, che arrivi a Francoforte e che arrivi alla tua Rimini, davvero. Ringraziamo Sprint Veloce, grazie di cuore. Lanciamo un Caio vuole sapere mod. Boots con la U, non con la A. Non con la A, esatto, io non mi ricordavo che era Boots. Ok, Boots, ma anch'io l'avevo visto quel video là. Scusaci. L'ho detto per magari chi non lo conoscesse. Grazie ai consigli, so già che lavorerò Più di adesso. No, grande, lo grande sapevo Boots, che non ti grande. fregherà. Ma poi il lavoro è fondamentale, il lavoro ti porterà a... Tanti dicono, ma voi lavorate e in parte non vi godete il viaggio. È l'esatto contrario, avere sempre la voglia di creare contenuti, la voglia di condividere, vi dico che è importante anche per andare avanti nel corso del tempo. Quindi il lavoro ti sarà di grande aiuto, ti stresserà, perché ti stresserà tantissimo, ma ti sarà di grande aiuto, non solo economico, ma anche a livello proprio di passare la giornata, Sì, è bellissimo. ma poi sarà un ricordo anche per te. No, ma poi ragazzi, è uno stimolo ad andare avanti, è uno stimolo a supportarsi, e per questo rispondiamo anche a Mauro Morelli che dice: ma perché licenziarsi per fare un viaggio ancorché lunghissimo? Poi Mauro, allora aspetta Mauro, bisogna allargare un po' il discorso. No, nel caso di Boots è una cosa diversa rispetto alla nostra, perché magari... Noi parliamo per noi però, perché poi non so, ok, parliamo per noi. Parlerà per lui. Noi non facciamo un viaggio lungo, nel senso sono 18 mesi, siamo stati praticamente, da quando ci siamo licenziati sono passati quasi 20 mesi, ma l'idea è di andare avanti, perché questa è diventata la nostra vita, non è tornare al lavoro di prima. Ovviamente se riusciamo a farla, se riusciamo a mantenerci. Per quanto riguarda magari persone che vogliono fare un viaggio lungo nella vita, se hanno la possibilità di prendere l'aspettativa, perché poi vogliono tornare a fare quel lavoro, cioè giustissimo quello che dici. No, nel nostro caso non avevamo alternative, perché vorremmo provare a fare questa vita nella lunga distanza. Io posso capire che può sembrare folle, perché in Italia effettivamente non c'è nessuno che fa quello che facciamo noi, però
noi è anche vero che da quello che, tornando al discorso di prima, che lo facciamo insieme, è la nostra vita spostata da quella che facevamo prima all'altra. Quando invece sei solo, capisco che è una cosa che nella lunga distanza è più complicato. Sì, però c'è anche lì un motivo per lasciare il lavoro. Lo so che è difficile da comprendere, però ragazzi, No, ma tante c'è volte anche il discorso dobbiamo che dove metterci nei lavori non ti danno neanche la possibilità dobbiamo di metterci prendere. nei panni degli altri, magari dovete provare a mettervi nei mostri, dobbiamo provare a metterci nei panni di Boots, eccetera, eccetera. Certo. Però voglio rispondere, intanto a Massimo Saccardo che dice: ragazzi, sono Massimo di Atacama, ti devo ancora le informazioni sul Brasile. Massimo è un ragazzo che abita da 20 anni in Brasile, è italiano, ci siamo incrociati a San Pedro di Atacama, è stata un'emozione grandissima. Noi stavamo a San Pedro di Atacama. Non si è voluto far riprendere, tra l'altro, Massimo. Stavamo perché? a San Pedro di Atacama, vediamo una moto che ne incontri pochi, tutte quelle incontri, tutte brasiliane, vedo una persona che ci guarda. Adesso avete le prove che l'abbiamo incontrato. Ci fissava, io sulla ricordo di Sara, ma chi cavolo è questo qua? Poi si avvicina verso di noi, ci dice: io vi conosco in italiano, e ci siamo conosciuti perché guardo i vostri video, cioè pensate, dall'altra parte del mondo, è stato un enorme piacere. Questa è la parte bella di questo lavoro, cioè nel senso, tra le cose negative, tra gli haters, tutto quello che volete, però c'è anche questo aspetto che dall'altra parte del mondo c'è una persona che in parte è come se ti conosce. E lui ci ha detto: voi non mi conoscete, ma io come se vi conosco. Però Massimo, noi ci sentiremo, perché di informazioni sul Brasile ce ne servono tantissime, quindi perché vogliamo, mai ci conosci, vogliamo visitare le zone più remote, quelle più complicate da raggiungere, per portarle sul canale, ma anche per vederle noi, ovviamente. Quindi abbiamo bisogno assolutamente del tuo aiuto. Anche per il portoghese, quindi insomma stiamo in contatto. Sprint Veloce diceva: sì, era Nuovo Cinema Paradiso, esattamente. Baldo Abate, ciao Baldo, grazie, bentornati. Piero Grandi è arrivato adesso. Dove sei stato, Piero, fino adesso? Va bene, dai. Roberto Civolani, grazie di cuore del supporto. Allora, Stefano ci dice: Ilariucci, migliorereste. Non so a che cosa ti riferivi. Eccolo, ciao ragazzi, bentornati. Dopo questa esperienza, cosa migliorereste nella pianificazione di un viaggio long distance? Quello che dobbiamo sempre migliorare sono gli spostamenti e il lavoro che deve essere abbinato, per cui non arrivare con questi ritardi con i video che vi offriamo. Dobbiamo stare in tempo reale, e questa volta siamo stati bravi i primi 4 mesi, poi l'ultimo mese abbiamo fatto questa botta di testa, passare per il Brasile perché volevamo vederlo, siamo andati un po' fuori tempo, quindi dobbiamo essere molto pragmatici e rispettare i tempi. Altra cosa, sempre nel dettaglio, ancora più puntigliosi sull'aspetto bagaglio. L'aspetto bagaglio, viaggiando con una moto sola in 2, deve essere super performante, e dobbiamo portare tutta roba tecnica che ovviamente occupi poco spazio e poco peso. Ma pian pianino, ragazzi, un minimo di esperienza ce l'abbiamo. Abbiamo molta roba top di gamma, perché la roba top di gamma hanno un costo elevato, ma al tempo stesso riducono lo spazio, riducono il peso. Quindi allora, aspetto bagaglio. Io mi sono un attimo assentata perché c'è qualcuno che ci ha salutato da Raymond Castle, e se non sbaglio dovrebbe essere Stati Uniti. Dacci. Io l'ho perso, non l'ho visto. Ecco, ci siamo quasi, penso. Sì, Roberto, scusate. Roberto Civolani è lui che ci ha supportato. Saluti da Raymond Castle. Grazie di cuore, grazie di cuore. Un giorno speriamo di arrivare anche da te. Facci sapere se è comunque negli Stati Uniti, dacci la tua posizione precisa. Allora, Roberto Vetrano dice: ogni volta lo dico, se ognuno di noi trova un iscritto in più sul vostro canale, forse un GS, la BMW ve la dà da portare in Sud America. Roberto, tutto può essere, però è complicato l'aspetto marketing. Dobbiamo noi un po', quello che abbiamo capito, che ci dobbiamo muovere, e questa cosa non penso che io la farò, quindi forse ci vedrete per molto tempo sulla Tenerona. Ma non si può sapere. Quello che hai detto tu è vero, però è anche vero che oggi l'aspetto social è molto complicato. Non guardate i numeri, perché i numeri si possono comprare, si può comprare tutto. Guardate la community. Se si crea una community significa che c'è verità dietro e non c'è
tanta finzione a livello di aver acquistato questo e quant'altro. Quindi i numeri sono importanti, sono importanti se sono veri. Noi ragazzi non ne abbiamo tantissimi, voi non ne siete tanti, ma siete veri, e questa cosa di essere veri per noi è voi siete sempre in sella, ragazzi, No, e questa cosa è siete forte tanto, noi la sentiamo tanto. Siete magari non tantissimi, ma siete assolutamente veri, perché guardate, 512 persone dopo 1 ora e 40 Non vi siete stancati, a luglio, il 3 di luglio alle 10:40, cioè ragazzi, è una community forte, è enorme. Se guardate i nostri numeri è enorme. Niccolò Morici è arrivato adesso, bienvenidos a Italia, grazie mille. Joe Russell dice: a proposito, davvero avete haters? Joe, ne abbiamo pochissimi, forse il primo sei tu. Non ci sono. Scherzo, ovviamente. Carlo Sala dice: la sensazione... Scusami, l'abbiamo perso. La sensazione di conoscerci, no? Che abbiamo tutti quello che conosci da sempre, e questa cosa è la soddisfazione maggiore per noi. Piero Grandi dice: se volete arrivare nei posti remoti non andarci con il GS, non ci arrivereste Tenerona forever, era a lavorare. Piero Grandi, lo sai che la penso come te, quindi sfondi una porta aperta. Alessandro Moretti: 2 ore sono poche a Ancona, sarà pieno di gente. Non è detto, Alessandro. Io onestamente penso che ci sia veramente poca gente. Non ci aspettiamo molta gente, però siamo speranzosi di incontrarvi, quello sì. Cioè, io capisco che molti magari vogliono andare al mare, molti sono in vacanza, e soprattutto capisco anche che la gente non può fare 500 km per venire, quindi non parliamo dell'evento come EICMA dove eravate in tantissimi, però perché appunto siete andati ad EICMA, siete passati anche da noi. Qua partire per vedere 2 scemi come noi, capisco che non penso sarete in tantissimi, però magari sbagliamo, cioè poi lo condivideremo questa cosa. Riccardo Nisem Onorato dice: sono disperato, guardo video su GS 1250 e sembra la moto dei sogni, poi sento dire che è una moto che dà tanti problemi, che faccio? No, calma Riccardo, non è una moto, no? Allora, io non mi esprimo, io Riccardo non posso dirti la mia, perché qua bisogna essere onesti intellettualmente. Per dire se è una moto affidabile o no, bisogna testarla in maniera seria. Io non l'ho testata in maniera seria, quindi quello che posso dirti è quello che dice quello dice la gente. Ma io mi fido un po' poco della gente in generale, se non di determinate persone, quindi non ti so rispondere a questa cosa. Nel corso degli anni io lo condividerò, se la moto è affidabile, se mi riporta a casa, se non ha problemi lo vedremo, ma per rispondere se una moto è affidabile, cioè guardare un video di una presentazione di una moto, oggi le moto quando sono nuove, grazie al cavolo che vanno bene, cioè per dire se una moto è affidabile bisognerebbe fargli passare determinati contesti dopo anni, dopo tanti chilometri, allora lì possiamo parlare. Dire oggi esce un modello nuovo, tanti mi dite: Francesco, perché non vai a provare qualche moto e fai qualche video pippone? Si potrebbe anche fare, solo che mi posso fermare all'aspetto tecnico della moto, perché la moto va guidata nel corso del tempo, va testata in 2, stracarica, in condizioni complicate, dopo anni. È complicato rispondere a questa domanda. Ci sono persone che hanno il GS da tempo, da tantissimi anni, loro sicuramente hanno più esperienza di me, trovate la persona giusta, seria, di cui potete fidare, e magari chiedetelo a quella persona. Io vi posso dire per esperienza di amici che si sono trovati abbastanza bene, ma non la metto alla stessa affidabilità della Tenerona. Per confrontarla con la Tenerona, ripeto, dovete prendere GS 1200 raffreddate aria oleo 1150. Allora parliamo di moto molto similari. Queste sono moto molto più tecnologiche, quindi che ovviamente per forza di cose, con tanta coppia, con tanti cavalli, sono anche... Cioè oggi le case che producono le moto non pensano a produrre una moto per la vita che facciamo noi, pensano a produrre una moto che quando ci sali sopra abbia una buona coppia, sia divertente, sia leggera, abbia una dinamica, e pensano a produrre moto per questo determinato contesto. Per quanto ci riguarda è importante questo contesto, ma io metto al primo posto l'affidabilità, che la mattina quando giro la chiave la moto si accenda. Per la vita che facciamo è fondamentale. Cioè, Roberto Civolani mi hai stupito, cioè, bellissimo. Raymond Castle, Castel Raimondo, cioè,
Ti vogliamo bene. Top. Sei vicinissimo a noi, io che avevo pensato negli Stati Uniti perché c'è un Raymond Castle. Cioè ti vogliamo doppiamente bene per il tuo supporto. Capite? Grazie. Grazie. Cervello proprio. Avevo immaginato da Raymond Castle, anzi mi era passato anche per la mente che fosse un paesino dell'Irlanda che avessi insomma perso, perché ci sono dei Castle, Microchip, scusate l'assenza telefonata di un'ora di lavoro, Microchip. Non si fa perché non è che è di non si lavoro. fa, un'ora di lavoro. Non si fa perché è di lavoro. Ma siete come una sprint veloce, ma siete come una family, qualsiasi cosa noi ci siamo, grazie di cuore. Bentornati ragazzi, se riesco vengo a conoscere sabato. Vittorio, grazie di cuore. Grazie, noi veramente. ti aspettiamo. Bel negozio, bel fornito, assolutamente. Se parliamo di Generazione Moto è un bellissimo negozio. La vostra genuinità, passione e professionalità vi distingue sempre in ogni occasione e situazione che dovete affrontare. Alessandra, grazie di cuore. Questo Alessandra è un complimento bellissimo da parte mia. Baldo Abate, solitamente non parlo molto e difatti dico solo che giusta o sbagliata è stata la vostra scelta e so che non è mai stata presa a piè leggero, ma molto ragionata. Io non lo avrei fatto. Baldo Abate, grazie del commento e grazie anche del fatto che hai scritto io non l'avrei fatto. Ma io, Baldo, sono sincerissimo, ormai ci conosciamo. Io penso che su 100.000 persone, 999.000 non l'avrebbero fatta questa scelta, ma la risposta l'abbiamo nei fatti. Cioè, chi è che fa la nostra vita in Italia? Nel senso che dice io voglio partire a tempo indeterminato e fare cambiare lavoro, perché una cosa che dobbiamo tenere a mente, cioè tanti dicono fate la vita più bella del mondo, ma voi dovete fare questa vita e condividerla, condividere il vostro viaggio, condividere anche, mettetemi, se avete visto il video, mettetevi nei miei panni quando quel giorno sono stato prima dai meccanici per togliere il tappo dell'olio. Non parlavo con lei che stava in struttura a lavorare. Io non sapevo proprio, non sapeva nulla. dove eri. Poi vai dall'altro ragazzo, cioè mettetevi e ti trovi in un paesino del Brasile, paesotto, non è paesino, un paese grande del Brasile, in culo al mondo, che non conosce nessuno, che dove il turismo non esiste e sei solo. Cioè, poi metti anche un'altra cosa, l'aspetto economico che noi non è che viviamo sulle spalle di qualcuno o perché abbiamo alle spalle tantissimi soldi che ci possiamo permettere di vivere senza far nulla, anche perché se fosse così vi posso garantire che di video ne farei di meno, nel senso che mi godrei più la vita. Però tornando ai numeri, effettivamente chi è che con la moglie parte in moto? Ne vedete tanti in camper, ma in moto chi è che fa una cosa del genere? Perché ci sono tanti pro e tanti contro. Di fondo devi avere una passione enorme, di fondo devi avere anche la persona più importante della vita che viene insieme a te, ma no, perché farlo solo, io sono il primo a dirlo, che farlo solo, un viaggio lungo, ok, ma un viaggio di anni è complicato, perché avere una persona a fianco per me è la cosa più bella della vita, nel senso che io non scambierei mai partire nella lunga distanza a livello temporale. Non parliamo di un viaggio di 2-3 mesi, qui parliamo di un viaggio a tempo indeterminato, senza, cioè di uno stile di vita, senza la persona più importante della vita. Io non lo farei mai, perché ovviamente lei si trova in un posto molto sopra a quello che potrebbe essere la bellezza di un viaggio. Diverso è fare un viaggio lungo, che parlavamo prima di Boots. Lui, da quello che ha detto, parte 3 mesi, è un viaggio bellissimo, complicato, ma sa che sarà anche una prova, sarà una prova per se stesso. Lui vuole essere, come ha scritto bene, vuole essere l'eroe della sua vita, ed è bellissima questa frase. Però parliamo che dopo 3 mesi sa che il viaggio è finito, torna a casa. Noi non abbiamo nessun tipo di certezza nel tornare a casa, anche perché siamo a casa qua da 2 settimane, tra poco ripartiamo, perché dobbiamo appunto rispettare questo stile di vita. Baldo, e questo è un po' il concetto di quando tu hai detto io non l'avrei fatto, giustamente non senti di doverlo fare, non hai quella passione che ti spinge a farlo perché ami il tuo lavoro, ami la tua famiglia, la tua vita, ed è sacrosanto. A fronte di questo molti ci dicono certo lo fate perché avete le spalle coperte, cioè è una contraddizione, perché allora
o chi ci dice: "Io non lo farei mai", ed è giusto, sacrosanto e da rispettare, chi ci dice: lo fate perché potete farlo, siete pieni di soldi", cioè è l'assurdità. Perché poi, Ma chi farebbe questa vita se è pieno di soldi, ragazzi? Ma veramente? Cioè no, andare a dormire su certi posti, mangiare certe cose, cioè, qualche volta, ci ma tocca, no, nel ma poi, senso che non ma poi guardiamo i numeri, non credete a noi, guardiamo i numeri. Chi è che fa questa vita effettivamente in tutta Italia? Ci sono situazioni simili alle nostre di famiglie normali, ma ci sono famiglie che hanno anche veramente ricche. Ma chi è che lo fa effettivamente? Comunque, tagliamo la testa al toro e Stati Gerentes dice: "Ciao ragazzi, vi aspetto in Grecia quando il vento vi porterà da queste parti". Magari, ragazzi. Per me, la Grecia è nel cuore, spesso dico che è una frase probabilmente anche infelice da dire, però io spesso dico che terminerò i miei giorni o in Grecia o in Magna Grecia. Però questo è una cosa che è diventata un po' un detto tra di noi, perché amo sia la Grecia che le zone che sono state toccate, insomma, da quello che era l'antica Grecia, qui in Italia, nel territorio italiano. Quindi speriamo presto. Quindi Stefano dice: "Eppure quando vi ho visto soffrire, è lì che siete stati più veri, bravissimi di cuore". Stefano, ci sono state anche altre situazioni, però tante volte ce lo dite, portate anche questi momenti e alla fine l'ho voluto riprendere. Ho tagliato molto breve, cioè nel senso che non è che abbiamo condiviso tutto, però potete capire che la giornata, qualcuno l'ha scritto anche nei commenti, quando siamo arrivati alla fine del video ho parlato solo io, perché Sara in quel video ha parlato poco, perché tutto il pomeriggio, ovviamente, ma anche il giorno dopo, quando sono andato a sistemare la moto, sono partito la mattina alle 9, sono tornato alle 7, Sara stava sola e la cosa te la porti un po' dietro, perché anche in quel luogo, io vi ho detto nel video, speravamo di mangiare bene, siamo andati a mangiare anche in quel luogo, il ristorante sembrava quasi di stare in ospedale, cioè, Vabbè ragazzi, ecco. capita. Però, Due Ruote ci dà un consiglio, parlando da spettatore consiglio più video corti e semmai ogni tot un bel video completo, perché chi aspetta l'uscita video come me, nel frattempo è informato da come va il viaggio. Allora, è complicato No, il grazie che ce l'ha discorso, detto, ed grazie che ce è l'ha detto. bellissimo il commento che ci fai, perché a noi serve sempre, quindi se No, è un volete. consiglio. L'idea magari di farli da 20 minuti massimo, dare proprio un tempo massimo, tagliare il video e farne di più, sarebbe anche... Potrebbe essere una Potremmo prova per provare. noi. Ultimamente lo sto Ecco, facendo, se esatto. guardate. Se vedete abbiamo un po' ridotto i tempi, l'abbiamo fatto lentamente, nel senso non è stata una riduzione drastica, proprio per vedere anche un po' la vostra reazione, perché alcuni di voi ci chiedono questo, alcuni di voi ci chiedono l'esatto contrario. Quindi è difficile un po' da dosare, però cerchiamo anche, come al solito, ormai lo conoscete, di fare di testa nostra, però i vostri consigli sono estremamente importanti. Marco dice: "Siamo venuti apposta per voi, io e la mia fidanzata Ekma, e per questo noi, Marco, Ahia. ti ringraziamo perché per noi è un onore". E Yak ci dice: "A ECMA volavate, non sono riuscito a raggiungervi". Non ci abbiamo capito niente ECMA, Yax, veramente non ci abbiamo capito niente, non ci aspettavamo quello che è capitato, ne siamo stati molto fieri, però è stato difficile. Vincenzo, un bacio da Palermo, siete meravigliosi. Vincenzo, speriamo di Grazie. arrivare a Palermo prima o poi, grazie di cuore. Stalker Marco, Mike dice: "Ripetete dove vi possiamo incontrare". siamo sabato prossimo Sabato dalle 6 luglio ad Ancona, zona Baraccola, via Primo Luglio ve via via primo Primo maggio, Maggio dopo 2 ore di diretta. via Primo Maggio 25, dal negozio che ci ha gentilmente, insomma, offerto l'ospitalità, negozio Generazione Moto di Pier Giorgio Bontempi. Quindi cercate il negozio Generazione Moto, zona Braccola di Ancona, dalle 18 alle 20, sabato prossimo, sabato 6. Poi anche nei video, devo pubblicare un video, lo metterò alla fine del Sì, video, quindi una se ve lo promemoria. siete persi, se non siete sicuri di aver capito bene, se io ho fatto confusione, l'ho fatta, insomma, andate a guardare alla fine del video e magari anche in descrizione. Allora, Paolo Cartechini, siete patrimonio mondiale dell'umanità, Corridonia c'è. Grande Grazie. Paolo! Grazie di cuore Paolo, grazie davvero di cuore. Stati, vi vogliamo bene, grazie. Per quello che mi riguarda vi ammiro per la vostra scelta, lo scrive Matt Dunn.
e non so se sarei in grado di prendere la stessa scelta. Grazie che l'hai scritto e grazie alla tua sincerità. Matt, non sappiamo neanche noi se lo saremo sempre in grado di sostenerla questa scelta che abbiamo fatto, ma davvero ce la mettiamo tutti. Gabriele dice la Grecia continentale in moto è straordinaria, l'abbiamo fatta più volte, l'abbiamo fatta tutta. Straordinaria, L'isola del Mani hai ragione, è bellissima. l'isola del Mani, Peloponneso, non vediamo l'ora di tornare, solo che quest'anno capitava in piena estate e cioè quest'anno, anche l'anno scorso. Sì, anche l'anno scorso. No, per quest'anno abbiamo deciso. L'anno scorso no, l'anno scorso non capitava in piena estate. Comunque quest'anno alla fine abbiamo deciso di andare, magari l'anno prossimo andiamo anche dalle parti. Sì, là. Abbiamo fatto un pensiero veramente per la Grecia anche a partire da settembre, ma siamo richiesti nel sud Italia. Se non andiamo in Calabria ci uccidono, sapete come sono fatti i calabresi? Non dobbiamo sarà andare solo per la forza. Calabria, però vi aggiorneremo. Poi valutate di andare in Australia, sarebbe bellissimo. Cosa ne pensate? Francesco, siamo stati in Australia, che anno era? Siamo stati in Australia nel 2017. Ma toccate e fuga, perché l'Australia bisognerebbe avere 3 mesi. Perché facevamo anche così, per i le nostri ferie. viaggi erano questi, 10 giorni in Australia. E assolutamente, come tutti i luoghi da vedere, paese tranquillo, paese enorme, che visitarlo in modo complicato, perché per portare la moto là comunque c'è un costo importante, ma se riusciamo magari un giorno andremo anche. Franco dice appuntamento di idro, forse intendeva più di idro che quello di Ancona. Noi dovremmo, salvo cambiamenti dell'ultimo momento, dovremmo essere sul lago di Idro tra il 22 luglio e il 23 però non luglio. c'è un appuntamento, noi abbiamo preso un B&B, proprio ieri l'ho prenotato, che si trova proprio vicino al lago di Idro, non sul lago perché costavano troppo, ma spostato di qualche chilometro, quindi andremo a dormire là lunedì 22. Se vi trovate in zona. Intanto diamo un abbraccio a Ettore Brambilla che ci saluta, ragazzuoli. E Mauro Gagliardini dice buonasera ragazzi, domandina di Mauro, riguardo Africa Twin valutereste modello con cambio DCT? Allora Mauro, qui hai sollevato un vespaglio, perché nel senso, io ho il mio punto di vista che sicuramente sarà condiviso da una parte, dall'altra no. Il cambio di DCT funziona benissimo, va benissimo, però io sono un po' old style, nel senso che, ma neanche è giusto dirlo old style, per me avere la piena controllare la moto al 100% per me è una cosa bellissima, e non penso alla moto come un mezzo rilassante, nel senso, il cambio automatico per un mezzo da lavoro come l'auto ci sta tutto, però non penso alla moto per tornare a casa oppure arrivare la sera più riposato. La moto ti stanca comunque, se pensavo a questo non sceglievo la moto. E mi piace avere la frizione, mi piace controllare la moto, credo che la strada che stiamo prendendo di togliere la leva della frizione, mi auguro che lasciino la doppia opzione, sia quella con la leva della frizione che quella senza la leva. Per me, ragazzi, è un po' perdere la mano sinistra, è una cosa che faccio fatica a spiegare e sicuramente molti di voi non mi capiranno, però se dovessi scegliere tutta la vita la moto con il cambio manuale, anzi, dal mio punto di vista, io toglierei anche il quick shifter, ce l'ho sul GS, non lo uso mai, non mi interessa. Però, ripeto, è il mio punto di vista, quindi prendetelo con le pinze e voi fate quello che credete meglio. Quindi Mauro, se vuoi prendere la moto con il cambio di CT va benissimo, tanti sono super soddisfatti, non lo cambierebbero mai e non tornerebbero mai indietro. Io l'ho guidata, funziona bene, bellissimo, tutto quello che vuoi. Però se voglio sentirla, la moto è una cosa, poi un pezzo in meno che si rompe e è la tua opinione. È difficile risponderti perché non voglio portarti verso il mio pensiero, fai quello che credi meglio, funziona benissimo, però io dal mio punto di vista voglio la moto con la leva della frizione e con il pedale del cambio, è la mia scelta. Matteo Bianchi dice anche se ho solo uno scooter, da quando vi seguo mi sento un overlander, e puoi esserlo Matteo. Grande Matteo, grande, numero 1. E poi voglio leggere Marco Virgili, però lo voglio leggere un po', ci voglio provare Marco, Oh, io vi aspetto sempre ai Castelli Romani per una magnata di porchetta di Ariccia. Che classe, mamma mia. Cioè, Marco, verremo. Mi è tornata fame, mi è tornata.
Marco Osmani, è stato un enorme piacere potervi incontrare, mi dispiace veramente tantissimo non poter venire ad Ancona perché ho subito un incidente in moto lo scorso Oh, che Marco, ci dispiace da morire, non ci ti dico dispiace da nulla, morire, ma ci saranno... spero che Rimettiti presto, che rimettiti fisicamente presto. stai bene, cioè nel senso quello che ti auguriamo. Andrea Caimmi dice: io ho smesso ora da lavoro e spero sabato di vederci. Lo speriamo anche noi. Ti aspettiamo, Andrea, ti aspettiamo. Poi nessuno va in Australia perché nessuno va in Australia perché valutate per il futuro. Sì, Francesco, lo valuteremo di sicuro. Assolutamente. E Mauro Morelli dice: se la moglie non mi porterà a Portonovo, sabato ci sarò. Bene, beh, andate prima a Portonovo, poi... Cioè, capisco, Mauro, che è complicata la scelta perché Portonovo... Magari veniamo anche noi a Portonovo ha il suo fascino, è un luogo bellissimo, quindi capisco che è complicata. Da tutta Italia, ragazzi, fate un salto, se siete nelle Marche, alle spiagge di Portonovo, fate un salto a Sirolo, fate un salto al Conero, perché meritano davvero. E noi ci dobbiamo andare, perché veramente quest'anno... Marco, per questo io sulla mia K1300 GT 120.000 km fatto frizione 80.000 e motorino, dove è andato qua? Ci siamo persi, ragazzi. Allora, stiamo un po' esagerando perché siamo a 1 ora e 58 minuti, quindi bisognerebbe... vengo al lago d'Idro a trovarvi, dice... Scusa Boots, ma ci sono 1000 messaggi che siamo rimasti qua. Siamo rimasti impantanati. Come tocchi poi fammi... Ecco. No, era sopra. Ok, Boots, ciao, ci vediamo alla Beppe, ciao, un abbraccio ai miei 2 amici Giramondo. Allora, Francesco dice: cambio ICT, provare per credere. È verissimo, Francesco, spero di essermi spiegato e condivido, se piace va benissimo, però a me piace avere la leva della frizione. Cambio manuale tutta la vita, sì, ci sono diverse... Sono punti di vista rispettabilissimi, non c'è un meglio e un peggio, ragazzi, quindi il bello è che io quello che chiedo alle aziende di lasciare le doppie opzioni, poi ognuno fa quello che crede meglio, punto. Franco Garoni dice: con l'Africa Twin, dalla Romagna ad Ancona il passo è breve, t'aspettiamo Franco, t'aspettiamo. Caio Giulio dice: e moto senza marce sono una cosa brutta, bravo Franco. Io classe 76, meno elettronica, meno cose che si rompono, quick shift e manco in pista, 100% d'accordo. Caio, grazie che l'hai scritto, siamo d'accordissimo, io sul GS ce l'ho il quick shifter, lo leverei anche, quindi puoi capire, andiamo d'accordo. Concordo Francesco, tutta la vita con il cambio manuale. Grazie Alessandro, perfettamente d'accordo, cambio manuale tutta la vita. Giovanni, Vangelo Francesco. Iax, Vangelo. Allora, Piero Grandi, le moto più basiche sono meglio, soprattutto per il vostro tipo di vita. Assolutamente, Piero, è verissimo. Siete fantastici, da gennaio possessore entusiasta di Africa Twin 1100. Sì, dalla Romagna Ancona. Alessandro Glaciali. Aspetta, grazie a voi ho scoperto le MyTech Model X prodotto da Dicellotti, dalla Romagna Ancona il passo breve. Franco, grazie che l'hai scritto e grazie che ti sei trovato bene con le MyTech e l'hai scritto. Mi sono collegato tardi, alla fine sto GS, com'è? Meglio tenere un Africa Twin? Quale moto è must have secondo te? È difficile la domanda, ne abbiamo parlato prima, però ci farò un video dedicato. Ragazzi, sono 2 ore, chiudiamo perché è tardissimo. Salutiamo, allora c'è questo commento, Alberto Cittadini dice: quick shifter sulla GS mai usato, iniziamo ad invecchiare Francesco, potrebbe essere una visione questa. Allora, aspetta, Alessandro Graciali, io la penso come te, frizione e pedalino, cambio tutta la vita. Grande Alessandro. Ragazzi, stiamo facendo tardi, andando un po' random. Allora, la verità, sono con te, viva il cambio manuale, soprattutto quando fai le staccate in curva e le scalate, ma scherzi? Ma la verità, ti dico questa cosa, ma io avevo 14 anni, facevo le cambiate al volo, cioè nel senso che cambi senza lasciare la frizione, ma è anche una scuola di vita, è bellissimo, sei tu hai il pieno controllo della moto, ma io non voglio mettere un algoritmo che decide a posto del mio cervello, cioè è bellissimo capire quando vuoi dare la doppia, se vuoi fare un'impennata, cioè è bellissimo, capitemi ragazzi, è bellissimo. Allora ragazzi, vi dobbiamo salutare. Venite a salutarvi a Idro, senz'altro piacevole pur essendo un giorno lavorativo, ok? Facciamo così, perché se no la portiamo troppo alla lunga e se siete tanti che scrivete, qualcuno ci sta salutando giustamente. Siete ancora 441, ma sono passate 2 ore. Però ragazzi,
Grazie, dobbiamo... grazie della chiacchierata. Allora, Massimo Bevilacqua dice valutazione dell'Uruguay da 1 a 10. Dipende da cosa intendi Sì, che ti piacerebbe sapere. Costa tantissimo, paese sicuro più degli altri, si vive bene, però a livello paesaggistico è sì, forse quello che beh, è anche molto a piccolino. offrire meno, però è di tutti i paesi considerata la Svizzera del Sud America. Ti abbiamo racchiuso un po' in poche parole. Sì, però in questo momento, Massimo, loro uruguaiani si stanno anche molto lamentando perché i prezzi veramente sono alle stelle e lo stipendio medio è molto basso rispetto a quelli che abbiamo noi qua. Quindi dipende, ci sono tante sfaccettature. Fino a che età pensate di fare questa vita? Non lo sappiamo perché le variabili sono talmente tante e infinite e vedremo strada facendo. Allora, Claudio dice aspettiamo il libro di cucina della Cosinera, la Cosinera deve prendere insomma un po' più di Giuseppe lezioni. siete migliori, grazie a voi io e la moglie abbiamo ripreso a guidare la moto, portato a casa un GS 1200, top, Giuseppe, scelta top. un grande onore per noi, quello che ci stai scrivendo. Claudio Mangioppi, hai scritto tu. Mario Prospi, ciao ragazzi, saluti dal Friuli. Mario, sei tu, sei in Friuli. Sei in Friuli, Cioè, o sei un Mario Mario, che non Mario, alla fine la conosciamo? motoretta ti ha portato fino in Friuli? Grandissimo! Alessandro Calacciari dice altri 10 minuti, dai. Ale, sono 2 ore, siete ancora a 425, ma capisco che dovete andare Massimo Lai dice Mytech Model X numero 1, grazie per il consiglio. Grazie a te che l'hai scritto. Sì, è Mario Prosperi nostro, è Mario che conosciamo, è Mario proprio Prosperi, lui. ragazzi, è la persona che praticamente è andato a vedere il GS insieme ai suoi amici. E l'ha tenuto a casa sua. Per tanto tempo, fino a quando noi non siamo Quindi abbiamo tornati acquistato il dalla prima GS praticamente grazie a Mario e ai suoi amici. Aspettiamo il libro dei tramezzini di Francesco, microchip top. Grazie alla serata, se riesco ci vediamo Mototrip, ok. Ragazzi, vi aggiorniamo, diciamo a Idro, quindi molte persone ci aspetteranno sul lago di Idro. Okay. Ragazzi, vi aggiorneremo però, perché vi aggiorneremo con dei post, vi aggiorneremo nei vi video per Idro. Quindi sabato saremo ad Ancona, sabato 6 luglio dalle 18 alle 20, saremo in zona Baraccola, Generazione Moto. Sabato 6, Generazione Moto è un negozio che vende accessori per le moto, noi saremo là dalle 18 alle 20, se passate per noi è un onore, finalmente ci conosciamo dal virtuale al reale, quindi niente ragazzi, ci salutiamo. Vi aspettiamo per adesso ad Ancona, tanto ci aggiorneremo poi per le prossime tappe. Noi partiremo il 22 luglio direzione Irlanda, ma è il nostro giro di boa all'Irlanda perché ci aspetta l'Europa insomma a braccia aperte. Noi siamo contenti di attraversarla. Ragazzi, vi auguriamo un Marco enorme... Benelux, ma che brutta è la moto senza levare pressione. È un po' Marco, io penso come te, come se ti manca una mano, però non lo posso dire perché nel senso mi dispiace per le persone che poi hanno la moto, hanno il cambio di CT che è fantastico. No, ma ognuno ha il suo punto di vista. Quindi non è un meglio o peggio, no, io dico il mio punto di vista, anche per me senza la frizione non la posso vedere una moto, però è il mio punto di vista, ragazzi, prendetelo. Mauro, un abbraccio, Mauro Gagliardini. No, ragazzi, noi... La Sabri, buonanotte, un bacio. Sabri, un abbraccio grande. Noi ci teniamo particolarmente che il nostro canale sia uno Mauro scambio Gagliardini, non grazie diventi, Mauro, ci vediamo ancora, grazie. E non diventi un affronto ogni volta. Noi ci teniamo che sia un reale scambio, perché voi siete reali, perché noi siamo reali e questo è fondamentale, è la cosa che ci piace di più. Ragazzi, buonanotte a tutti e ci aggiorniamo. Io vado a far riprendere i miei occhi all'esterno perché qua dentro c'è ancora la citronella. Si può tagliare qua dentro il fumo con le forbici, colpa sua. Un abbraccio a tutti ragazzi. Io oggi ho guardato una Goldwyn da Ducati. Ragazzi, voi continuate a scrivere, dai sempre notte, Joker, Maria Grazia Lovato, ciao, grazie. Ciao Maria Grazia, un bacio. Eva Corradini, ciao Eva, Eva Corradini, questa ragazzi è la nostra manager che si trova in Canada ora, non fa un bip. Non è vero, lavoro in banca, no, assolutamente. Poi è anche nostra manager. Ha guardato una Goldwing da Ducati, è grave? No, a me non è mai grave, anzi, bellissima, sia la Ducati che la Goldwing. Grazie ragazzi di Luci, cuore. un bacione a Ricky. Dove sta Luci? Mamma, Maria Rita Lattanzi, ragazzi. Un abbraccio a tutti quanti, ci aggiorniamo presto. In sella di nuovo, preparate i bagagli perché sarete in sella presto. Parli sempre, dai, mamma mia. Comunque, ci vediamo ci vediamo sabato 6, dalle 18 alle 20. Ciao ragazzi. Termina streaming.